Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare un video sulla luna piena in Capricorno del 21 luglio. Vediamo prima il messaggio archetipico qual è di questa luna piena, quindi invito tutte voi e tutti voi ad ascoltare questa prima parte del messaggio, che è il messaggio corpus principale di questa luna piena, condivisibile su tutti i segni zodiacali. E poi andremo a fare segno per segno gli eventi salienti di questa luna piena, dove dobbiamo andare a mettere l'attenzione per implementare il nostro potere personale e quindi emozionale. Essendo le emozioni degli dei, vediamo quali dei ci verranno a trovare e ci daranno la forza e il coraggio per oltrepassare i limiti della nostra mente, la mente razionale. Luna piena in Capricorno, quindi abbiamo l'assertività del Capricorno sulla luna, cioè sulla nostra parte emozionale. È come se le tue emozioni in questa luna piena fossero assertive con te. Vogliono che tu gli dia udienza, vogliono essere accolte da te, ascoltate in modo prepotente. Ascoltami perché io ti voglio dare un potere. La mente non lo vuole sentire, ascoltami. E quindi abbracciando questo potere portiamo un radicamento anche nel nostro essere sociale. Il Capricorno, decima casa, ha anche a che fare con l'essere sociale, con il lavoro, con l'essere sociale. Come si fa a vincere in una società iperrazionale? Come si fa a vincere? Utilizzando le emozioni, ergendovi a livello della mente creativa o sovramente, la mente buddhica, direbbero i buddisti e anche gli antroposofi, i teosofi. Quella mente su cui ci stiamo lavorando tanto è la mente delle immagini. E quindi per vincere in una società duale, Capricorno, per vincere anche a livello sociale, per portare un esempio sociale di tale levatura, devi utilizzare un altro strumento, la mente creativa, la sovramente. E quindi saranno assertive le tue emozioni in questi giorni, 4-5 giorni prima, 4-5 giorni dopo, saranno assertive. Accoglimi, ti dice l'emozione. Abbi il coraggio, costi quel che costi, perché ti verrà dato il paradiso in terra, che è uno stato di coscienza. E sarà un messaggio fortissimo questo della luna piena in Capricorno, Quindi io voglio mettere per tutti qual è l'archetipo principale di questo messaggio. Vediamo. E poi faremo tutti i segni zodiacali. L'archetipo principale della luna piena in Capricorno del 21 luglio che investe tutti i segni zodiacali allora, archetipo principale, il principe. L'archetipo principale, incanto romantico e potenziale di potere. L'aspetto in ombra utilizza il potere in favore del suo proprio sviluppo. Interessante, Chi è il principe? Il principe io lo annovererei come sposo celeste. Qua si tratta proprio di emozioni, Il principe è lo sposo celeste o sposa celeste. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi che ancora non l'avessero fatto, guardate, ascoltate attentamente a cuore aperto il mio video sulle l'ultimo video sulle fiamme gemelle e anime gemelle, è la chiave assoluta di tutte le relazioni.
perché questa luna piena siamo nella mia famiglia, nel mio canale, nella nostra comunità, e quindi il lavoro, si vede che con questa carta qui del principe è stato fatto un grande lavoro di attenzione cardiaca e cosciente su quel video. E il principe mi richiama allo sposo celeste o la sposa celeste, quindi tutte le emozioni con cui avrete a che fare sono il vostro sposo celeste o sposa celeste che ve le manda affinché voi possiate avvicinarvi a lui. Non mi ripeto nel podcast che l'ho già fatto. Qua dice un incanto romantico e potenziale di potere. Il potenziale di potere ha a che fare con accogliere le emozioni che ti arrivano rispetto all'amore. Se tu hai l'assenza, se tu senti mancanza di amore o mancanza con qualcuno, o mancanza di una persona, o mancanza dell'amore di una persona, o mancanza di amore, come vi ho spiegato nel video sulle fiamme gemelle e anime gemelle, ogni mancanza non è un'assenza, è invisibilità. E siccome lo scopo dell'essere umano è quello di ritrovare amore, come il mito di Amore Psiche, allora tutte le prove karmiche sono funzionali a scatenare delle emozioni, cioè degli dei, affinché tu possa bruciare paure e attaccamenti che ti separano dal tuo sposo divino. E ogni persona che arriva ti scatenerà delle emozioni in qualità di karma, affinché tu possa sciogliere paure e attaccamenti legati all'amore. Quindi io credo che sarà l'apice della vostra presa di coscienza dopo quel video lì. Perché avrete un grande... Molti di voi che hanno già studiato bene quel video se lo sono già visto 8 volte, come avete scritto, e quindi hanno lavorato nel subconscio la narrazione che ho fatto di quel video, su quel video, avrete il potenziale di potere per attrarre a voi un certo tipo di completezza romantica, nell'incontrare una persona, nel vedere una persona, nel sentire amore. Sentire amore anche quando c'è mancanza di amore, perché essendo il divino, ossia l'invisibile, tutto ciò che ci resta da conoscere, e siccome amore psiche, quando psiche perde amore non lo trova, non lo vede più, è amore che gli manda quelle prove da superare, voi sentirete proprio il vostro sposo celeste o sposa celeste accanto a voi. Non sentirete più la mancanza, ma sentirete la presenza nell'invisibilità. Ha a che fare proprio con il culmine, essendo la luna piena il culmine del lavoro emozionale, o inconsapevole o consapevole. Essendo la luna piena in questo, avrete, molti di voi che hanno già fatto il lavoro, un potenziale di potere incredibile. E quindi mi parla di questo. State creando il vostro destino, ma fatto veramente bene. Vediamo l'approccio sciamanico. Cosa ci dice l'approccio sciamanico con questa luna piena del 21? Cioè, come pratica questa carta? Ti sta dicendo anche, no? Come vi ho spiegato nel video Fiamme Gemelle e Anime Gemelle, tutte le persone con cui venite a contatto in questi giorni sono maschere del divino, va bene? Vi approccerete all'altra persona come con un sorriso. Sorriso che vuol dire che vedrete il vostro sposo, la sposa celeste, incarnata in quella persona, chiunque questa persona sia. Ok. È la consapevolezza di questo che vi sto dicendo che vi libera, va bene? Nell'esprimere la vostra vera natura. Ok. Vediamo l'approccio sciamanico. La spirale, vedi? Chiarissimo. Allora, la vita è una spirale, ragazzi e ragazzi. Viviamo cose simili con livelli di coscienza differenti. Voi vivrete rapporti con persone
con situazioni simili al vostro passato, ma con un livello di coscienza diverso, avendo appreso che l'altra persona è una maschera del divino, mentre a un livello inferiore non lo sapevate e quindi vi siete approcciati all'altro come distinto e separato da voi. Invece adesso vi approccerete all'altro come distinto ma non separato da voi, non separato dal vostro sposo o sposa celeste. Quindi questa luna piena in Capricorno porterà l'assertività sulle tue emozioni. Quello che l'altro ti scatena a livello emozionale è un dio, una dea, e tu farai pratica di questo. La spirale, il livello prima della spirale, tu non avevi coscienza di questo e hai fatto un certo tipo di esperienza, d'accordo? Adesso tu farai l'esperienza invece della consapevolezza di chi è veramente l'altro che arriva davanti a te. E questo porterà per moltissime di voi che avete studiato bene, ok, che avete interiorizzato bene, un incanto romantico e un potenziale in una relazione, un potenziale importante. Voglio mettere adesso una carta dei Sefirion, degli Angelion, e poi passiamo ai segni zodiacali uno per uno. Una carta degli Angelion, per favore, sulla luna piena del 21 luglio 2024. Il salto nell'ignoto, passaggio tra due mondi, pazzesco, coraggio, non voltarti, guarda avanti, che ti ho detto qua? La spirale, livello successivo, salto nell'ignoto, passaggio tra due mondi, da uno stato di coscienza, in cui non avevi coscienza che l'altro era il divino, chiunque l'altro fosse davanti a te, passaggio all'altro mondo, salto quantico, fai un passaggio a un livello superiore della spirale dove sai che l'altro è la maschera del divino e quindi come ti comporti? Con coraggio, coraggio. Cosa significa coraggio? Avere cuore. Il coraggio è la virtù necessaria a fare il salto evolutivo. Guarda avanti, non voltarti indietro. Indietro non ci può andare, che la consapevolezza è irreversibile. Quindi ci sarà un passaggio salto quantico rispetto alle relazioni d'amore, che mi può parlare anche relazioni d'amore d'amicizia, relazioni d'amore, relazioni nel lavoro, relazioni con i figli, relazioni con i parenti, relazionale. Mm? Vedrai tutto mandato dal tuo principe, dal tuo sposo celeste o sposa celeste. Coraggio a non voltarti. Allora, come vi sto insegnando sempre, il viaggio nelle profondità degli inferi, nel regno di Ade, dove si devono prendere gli strumenti, dove Perseo prende gli strumenti per tagliare la testa a Medusa, cioè tagliare proprio la testa, il mentale, tra cui ci sono i sandali alati. Questi sandali alati hanno a che fare con la leggerezza. Perseo per scendere nel regno di Ade ha bisogno di coraggio, cioè ci vuole coraggio a fare il viaggio sotterraneo. Perseo è un mago, perché il viaggio sotterraneo è il regno degli inferi. Una volta fatto il viaggio sotterraneo si risale, quindi è morte e rinascita. Quindi avverrà una morte e una rinascita, una morte a una vecchia realtà, una rinascita in una nuova realtà che è necessario, dove è necessario il tuo coraggio. Perché la tua mente, perché serve il coraggio? Il coraggio è una virtù necessaria a oltrepassare i blocchi e i limiti del mentale. Il mentale ti vuole prevedibile, controllabile e misurabile, non vuole farti saltare dalla staccionata, non sa cosa c'è dopo, ha paura. Quindi ci vuole coraggio nel fare cosa? In questo caso, nell'approcciare all'altro come maschera del divino, nel non vedere più l'altro come una persona. Persona, ve lo insegno sempre, viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Gli etruschi utilizzavano le maschere nel gioco del teatro, mettendo in scena il teatro della vita. Allora è tutto un simbolo. Ci vuole coraggio a fare il salto, oltrepassare i limiti della mente.
Gli strumenti ce li avete, ragazze mie ragazzi, vi sto pubblicando anche tante meditazioni per essere presenti, attenzione cardiaca che non è un'attenzione mentale, e fate appello al vostro sposo, sposa celeste, sei superiore, e andate. Non pensate di stare facendo giusto o sbagliato, perché quando vi appellate allo sposo celeste e fate le meditazioni che vi sto dicendo, dovete stare nella fede totale, che qualsiasi cosa accade è orchestrata alla perfezione, va bene? Anche se la tua mente può dire di no, ma noi qua la mente la stiamo mettendo al palo, al servizio di una mente creativa, perché se vuoi vincere in una società che vede tutto distinto e separato, una società dove vige il luogo comune, il mentale, non puoi vincere con la mente razionale che è al servizio di questa stessa società. Devi vincere con il coraggio della tua mente poetica, della tua mente creativa. E questo si riverserà nelle relazioni. D'accordo? Wow! Allora, adesso ci facciamo segno per segno partendo dai segni di fuoco, i segni d'aria, i segni d'acqua e i segni di terra, d'accordo? Ok. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Tenendo fede su quello che abbiamo detto nell'intro, che sarà il topic principale, il corpus principale di ogni segno zodiacale, ossia l'incanto romantico, ossia la riprendiamo la carta, aspetta, che non è incanto romantico come vi ho spiegato nel video, ecco il principe, le fiamme gemelle, anime gemelle, è proprio il tuo divino, il tuo sposo celeste, il principe, lo sposa celeste, che si manifesterà in degli ambiti, ti arriveranno delle emozioni. Andiamo a vedere quali ambiti sono, vediamo cosa ci dicono le carte per rincarare la dose nel lavoro su di sé. Ok, vediamo un po', lasciamo il principe qui. Allora, vediamo con i tarocchi prima di tutto. Allora, vediamo il potenziale di potere, dove lo troviamo. Ariete, quindi come influenzerà questa luna piena in Capricorno con questo incanto romantico e potenziale di potere. Mettiamo un po' qua. Allora, vediamo. Sia che tu abbia una relazione sia che non ci sia nessuno, è proprio come vi ho spiegato nel video fiamme gemelle e anime gemelle, il divino si manifesta ovunque per farti sviluppare il tuo daimon, la tua missione, ok? È tutto amore, è tutto un darsi. Vediamo, allora, Ariete, 8 di coppe, ok, ho già capito. Regina di coppe, eccolo qua, 4 di denari. Allora, stiamo vivendo un momento emozionale di chiusura in noi stessi. Abbiamo avuto una separazione oppure abbiamo voluto un cambio emozionale, ci troviamo in una condizione di regina di coppe, stiamo concentrate sulle nostre emozioni e questa è una buona cosa, stiamo facendo fluire. E il 4 di denari qua mi parla di un proteggersi, no? Siamo in una condizione come se ci stiamo lavorando su, stiamo nel nostro luogo sacro, nella nostra casa, nelle nostre cose, ci stiamo lavorando su. E possiamo avere a che fare con se è il tuo caso, con una persona più chiusa, se hai una persona chiusa, se stai pensando a una persona che si è chiusa, è quello che ti scatena questa persona che si è chiusa. L'emozione che ti scatena questa persona che si è chiusa, accogli quell'emozione come una benedizione. Riguardatevi il video Fiamme Gemelle e Anime Gemelle, per favore ragazze, perché ha a che fare anche con i vostri talenti e nel vostro lavoro, va bene? Quindi stiamo in questo momento qui, vediamo un po' che cosa abbiamo altro. Sì, abbiamo a che fare con una persona fredda, che si è chiusa, però arriva un cambio. Allora, abbiamo a che fare, o ci siamo allontanate emozionalmente da una persona, o stiamo avendo a che fare con una persona che emozionalmente è più chiusa, è un po' più dispotica da un punto di vista emozionale. Tu sei qui, anche se tu sei uomo o donna non importa,
sei più aperta, più empatica. Qui abbiamo una persona più fredda che cerca di vagliare le proprie emozioni alla luce della ragione. Ricordate il mito di Amore e Psiche, quando Psiche si instilla in lei il dubbio e accende il lume della ragione, no? Allora, che cosa succede in questa luna piena? Arriva un cambio. Vediamo di che natura è questo cambio. La luna, non ci posso credere. La luna. Allora, tu farai l'amore con l'emozione relativa a una freddezza che l'altro ti scatena. Tu farai l'amore con l'emozione, la luna. Arriva un cambio dove tu ti aggancerai alle tue emozioni. Arriva un cambio e quando tu ti aggancerai a queste emozioni, le emozioni, che sono dei, la luna è una dea, le emozioni, che sono dei, dee, ti daranno la forza, il potere corrispondente. Va bene? E qua abbiamo il mondo, 3 arcani maggiori alla fine di questa luna piena, cioè abbiamo un cambio radicale, una nuova tappa della tua vita funzionale ad avere una relazione sana e appagante. Vediamo al positivo cosa abbiamo. La torre al positivo, addirittura questo cambio, arriverà un cambio, c'è qualcosa o è già arrivato, molti di voi stanno vivendo una rottura, stanno vivendo un cambio, stanno vivendo una rottura di schemi mentali e avvicinandosi alle proprie emozioni includeranno il potere della dea dell'emozione che ti viene a trovare. Va bene? Alcune di voi può esserci un cambio repentino da un momento all'altro di una persona, altri hanno vissuto questo cambio repentino di questa persona, questa chiusura, e avranno la chiarezza, avrete la chiarezza. O siete andate via voi o andate via una persona, questo può essere successo o in questi giorni può succedere, o nel passato recente o nel passato remoto, perché il tempo non esiste. Le emozioni che ti arrivano adesso sono un corpus di quello che hai già vissuto in questa vita e in altre incarnazioni. Il tempo è sempre uno, è l'attimo presente. Fammi mettere un'altra carta sulla torre. Qua c'è l'amore, ragazze mie. L'asso di coppia ha a che fare con l'amore che finalmente torna a fluire nella tua vita. Un nuovo amore, una nuova opportunità d'amore. Tutto questo si svolgerà nell'arco di questi tempi della luna piena, dove tutto giunge a maturazione affinché l'amore rientri nella tua vita proprio perché la tua predisposizione è eccellente. D'accordo? Lo puoi vedere questo nuovo amore o una persona nuova o la stessa in questi giorni, tant'è che abbiamo il principe, ricordiamo, e ti approccerai all'altro in modo completamente diverso, proprio come il tuo daimon, proprio come il tuo sposo o sposa celeste. Vediamo con i miei oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio cosa ti porterà questo amore. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questo amore? Ti amo. Ti amo è proprio l'asso di coppe. Cioè tu hai capito che grazie al lavoro che stai facendo rompi la torre al positivo, significa che tu hai rotto la diga della mente, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1. Magia Pratica 1. Hai rotto la diga della mente grazie al contatto con le tue emozioni e finalmente entra la luce, l'amore. E così anche le tue proiezioni, le immagini che proietti quotidianamente relative alle esperienze, alle persone che ti arrivano, hanno in sé l'amore, la coppa dell'amore. Non a caso arriva ti amo. Wow. Qua sono marcati i segni d'acqua, fortissimi segni d'acqua, magari sei ascendente in acqua o luna o Venere in acqua o viceversa, no? I segni d'aria e acqua sono marcatissimi. Ma al di là del segno è proprio questa l'energia. Quindi ragazze mie e ragazzi, adoperatevi, praticate la magia e vi auguro il meglio possibile con questo meraviglioso asso di coppe.
Detto questo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, ascendente leone, luna o Venere nel leone. Al netto di quello che abbiamo detto nell'intro del video e quindi il topic, il corpus principale di questa luna piena che investe tutti i segni zodiacali, con l'archetipo dell'incanto romantico e il potenziale di potere del principe, che è il tuo sposo celeste o sposa celeste, come vi ho insegnato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle. Per chi non l'ha ancora guardato o lo deve riguardare la 100ª volta, come vi ho suggerito delicatamente di fare, è la chiave assoluta di tutte le relazioni. Invito a farlo, prendete l'occasione in questa luna piena di sentire la narrazione che vi faccio per sciamanizzare e per portarvi su un nuovo livello di consapevolezza. Ok. Vediamo quali aspetti ci indicano i tarocchi su cui noi andiamo a fare questa sciamanizzazione. Leone, come ti influenzerà questa luna piena in Capricorno? Questo archetipo dell'assertività sulle emozioni, essere assertive non sulle emozioni, sulla tua mente razionale e dire assertivamente alle tue emozioni sì, lo voglio. Vediamo, allora Leone, luna piena, abbiamo un 8 di spade qua, una ruota, wow, 2 di coppe, proprio l'amore che trionfa grazie a questa luna piena. Io vedo che qua arriva, c'è l'amore che trionfa in questa luna piena, c'è un 2 di coppe qua. Partiamo da una situazione di blocco, no contact, di blocco, 8 di spade, di sentirsi frustrati, di sentirsi inappetenti emozionalmente, di malattia psichica, no? Qua c'è una bambina che viene curata dalla mamma con le spade come vi ho spiegato nel video degli arcani minori delle spade sono il mentale e quindi lo psicopenitenziario in cui ci troviamo che ci rende bloccati, quando la mente ci blocca ci rende vittime, no? Cosa succede in questa luna piena? Arriva un cambio del destino, un cambio improvviso che porta l'amore, 2 di coppe, c'è poco da dire qua, porta l'amore. E può essere anche con un amore, con un'amicizia, io vedo che qua porta proprio l'amore, non c'è molto da dire qua. Vediamo 2 altre. Il diavolo, la torre. Allora, arriva all'improvviso l'amore. Si sbloccano situazioni di manipolazione egoica, il diavolo è l'ego, la mente razionale, si sbloccano situazioni di manipolazione egoica e si rompono con la torre le questioni relative alla manipolazione dell'ego, del mentale. Io vedo qua una persona che vuole darti il suo amore e vedo un amore corrisposto qua. Può essere una persona nuova, una persona che già conosci. Vedo proprio l'amore qua. Si fa luce, si fa luce. Vediamo che energia porta la torre. Il re di spade addirittura o viene rotto un silenzio oppure qua la temperanza, c'è una persona che vuole portare guarigione e ti parlerà. Molto chiara. Vediamo, energia positiva per te. Il re di coppe. C'è una persona che si apre emozionalmente a te in modo totale. È il principe. Ed è il tuo sposo celeste. Ricorda che questo re di coppe, che sia uomo o donna non importa, è il tuo sposo celeste che, come vi ho insegnato nel video delle fiamme gemelle, anime gemelle, manda la maschera della persona affinché tu possa sciogliere paure e attaccamenti. Molti di voi hanno vissuto una condizione di attaccamento al mentale, di paure legate all'ego, di paura di perdere, paura di abbandono, paura... E che cosa succede? Il tuo sposo celeste ti manda una persona in questi giorni, che può essere la stessa o può essere una persona nuova, o una persona che rompe il silenzio e si apre emozionalmente, per farti vivere l'esperienza della condivisione. Mi raccomando, quello che ti dico, non confondere, come ti ho insegnato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, non confondere l'obiettivo dell'anima
che è quello di ritrovare amore, il tuo sposo celeste, con le persone che ti manda, quindi non confondere l'obiettivo dell'anima, che è ritrovare lo sposo celeste, con l'obiettivo dell'ego, non farlo più. L'obiettivo dell'ego è voler possedere la persona, l'obiettivo dell'anima è il tuo sposo celeste, grazie all'incontro con questa persona che ti fa vedere le tue paure e attaccamenti. Molti di voi l'hanno già fatte vedere queste paure e attaccamenti, avete sciolto torre, avete rotto le paure e gli attaccamenti relativi a un pezzo di strada. Ok? Bellissima questa stesa, ragazze mie, wow, qua sono forti i segni d'acqua, i segni d'aria, il Capricorno, ma di là del segno è proprio questa l'energia. Vediamo con i miei oracoli, lui, lei, cosa ti dirà questa persona che si apre emozionalmente a te. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli, lui, lei, li trovate sotto all'info box in descrizione. Sono insicuro, la mia è solo apparenza, chiarissimo. Per molti di voi che avete avuto una connessione con una persona che sembrava tutta d'un pezzo, no? Re di spade, anche se è una donna, una persona che passa al vaglio le proprie emozioni dalla mente, analizza le proprie emozioni. Se avete avuto a che fare con questa persona qui, questa persona era insicura, la sua era apparenza, aveva paura delle sue emozioni e qua si apre emozionalmente. E può essere che ci sia, può non trattarsi d'amore come incanto romantico, relazione di coppia, può anche trattarsi di una persona, perché siamo a migliaia, con la quale c'è una forte intimità emotiva, chiunque questa persona sia. E quindi sono insicuro, la mia è solo apparenza, è una carta che mi parla sia di questa persona che si apre emozionalmente, sia di quello che hai potuto vivere tu di blocco con questa persona, laddove anche tu sembravi sicura delle tue certezze mentali, ma era un'apparenza, perché la vita ti ha portato a connetterti con le tue emozioni, tant'è da rompere le barriere della mente, le tue certezze. Come vi dico sempre, le certezze sono i nostri più grandi limiti, perché limitano la conoscenza. E quindi avere fede invece nell'evento e nelle persone è la vera conoscenza. Ok? Bellissima stesa, ragazze mie e ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Approfittate di questa luna piena per narrarvi una storia completamente diversa che è quella del vostro sposo celeste. Approfittate per ristudiare, riascoltare il video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, e vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa luna piena in Capricorno rispetto al topic, al corpus principale che abbiamo detto nell'intro del video sulla luna piena. Mantengo qui la carta del principe, incanto romantico e potenziale di potere, per vedere cosa ti vuole comunicare il tuo sposo celeste attraverso le esperienze che vedremo qui che vivrai, alle esperienze karmiche e dharmiche. Allora, vediamo un po'. Sagittario. Come ti influenzerà questa luna piena in Capricorno, 21 luglio 2024, Sagittario. La temperanza, qua ci sei tu. 7 di spade, l'asso di coppe. C'è un amore in vista in questa luna piena, asso di coppe. Non so se sei tu che non ti fidi, 7 di spade, o hai vissuto un po' di mancanza di fiducia rispetto all'amore, però vedo che ti apri qua, asso di coppe. E vedo che molte di voi portano anche dialogo e guarigione rispetto a una persona che è stata evasiva, che si è sottratta o che ha raccontato delle bugie. Portano dialogo e guarigione, aprendosi a una nuova opportunità relazionale. Può essere chiunque, qualsiasi persona. Fatto sta che stanno uscendo queste coppe e anche nelle altre stese.
Mi parla proprio del fatto che voi approccerete all'altro in maniera diversa da come vi siete approcciate nel passato, sapendo che l'altro è una maschera del divino. Quindi, come ho detto anche in tutti gli altri segni zodiacali, approfittate di questo momento della luna piena per riascoltare il video sulle fiamme gemelle, anime gemelle, fino veramente a impararlo a memoria. Perché vi dico quello? Perché quel video porta, è una sorta di sciamanizzazione. Il racconto che vi faccio è una pratica sciamanica volta a lavorare nel vostro subconscio, dandovi una certa porzione di verità che si farà strada da sola. Qua c'è l'amore. Vediamo un po' due altre. Re di coppe. Eh sì che c'è l'amore qua, eh. Il 3 di coppe, vi vedo festeggiare in questa luna piena con questa persona che si apre emozionalmente a te. Magari c'è stata una situazione di disguido, di mancanza di fiducia, di evasività da ambo le parti o da uno soltanto. O rispetto a te che non ti fidi dell'amore, qua arriva una persona, magari la puoi conoscere in un gruppo di amici in questa settimana della luna piena. Io vedo che festeggi e che ti trovi benissimo con una persona. Una persona. Molto forti i segni d'acqua, che può essere ascendente d'acqua, e l'uno Venere in acqua. Però, siccome è un re di coppe, no? E qua abbiamo il principe. Chi è questa persona? È il tuo sposo celeste, che si incarna in una persona o più persone, però io credo che tu con una persona proprio entri in relazione in questi giorni e c'è un incanto romantico. Il tuo sposo divino vuole che tu guarisci la mancanza di fiducia, 7 di spade. La mancanza di fiducia che ci viene per le nostre paure e i nostri attaccamenti. E ti farà fare tale esperienza con una persona. Ok. Vediamo il lato positivo, carta positiva per te. C'è la stella, ragazze mie. Questa è una persona voluta dal destino, dal tuo sposo celeste. La stella mi parla di sanazione delle dinamiche inerenti alla mancanza di fiducia nell'altro. Quando è che abbiamo mancanza di fiducia, 7 di spade, nell'altro? Quando utilizziamo la mente razionale che ci fa vedere l'altro distinto e separato da noi. Invece è distinto ma non separato da noi. E quindi cosa avviene in questa luna piena? La stella mi parla della sanazione di questo concetto. L'altro è distinto, sì, ma non separato da noi, ed è una maschera del divino, del nostro sposo, principe celeste o principessa celeste. Wow! Ragazze, stesona, cioè a vostro favore questa luna piena. Vediamo con i miei oracoli, lui lei, che proprio non lasciano spazio al dubbio, cosa ci aggiungono rispetto a cosa confesserà emozionalmente questa persona. Alcune di voi che fanno un lavoro di natura, di assistenza agli altri, life coaching, naturopatia, medico, di assistenza agli altri, che può essere chiunque, che lavorate anche a contatto con la gente, o anche centri benessere, mi arriva qua con la temperanza e la stella. Il lavoro che fate sulla relazione con una persona vi servirà per acquisire il talento nel vostro lavoro e lo vedrete manifestato in questa luna piena e nei giorni a venire. La fiducia che riponete nell'altro in qualità di rapporto con l'altro, con una persona per esempio a livello sentimentale, lo riverserete nel vostro lavoro. Il talento di darvi alla vostra natura grazie alla relazione che avete con l'altro. Ok. Andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona che si apre emozionalmente. Qua abbiamo il segno dell'acquario forte anche, non so se l'ho detto. Ok, vediamo. Sono pazzo di te. C'è questa persona che è pazza di te. Una persona che è pazza di te. Cos'è la pazzia? La pazzia, come diceva Platone, la mania, no? Al tempo si usava la parola mania. La mania è la follia. La follia è la chiave di accesso al vero.
l'intuizione. La follia che cos'è? La follia è ciò che è oltre la mente razionale. Quindi non vedere più l'altro distinto e separato, ma avere un approccio di fede. Al tempo, quando c'era Platone, la parola fede non esisteva, esisteva questa mania. Ecco, la mania è proprio la fede in quello che sta accadendo nell'evento, che è un ente, entità, spirito comprensivo di persone e circostanze. E qua io ti vedo che tu avrai fede negli eventi, comprensivo di persone e circostanze. E come ti risponde l'evento sotto forma di persona, dicendoti sono pazzo di te? Bellissimo. Quindi, ragazze mie, ragazzi, estesa bellissima, vi faccio grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima. E come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa luna piena del 21 luglio 2024 in Capricorno, questa assertività nell'accogliere le proprie emozioni in qualità di dei, di forze, manifestarli nei propri, cioè grazie all'accogliere le proprie emozioni manifesti il tuo talento e le tue capacità. Tenendo presente il corpus principale, che è quello che abbiamo detto nell'intro del video sulla luna piena, teniamo la carta cardine del principe, cioè l'incanto romantico e il potenziale di potere, e vediamo come il tuo sposo celeste o sposa celeste si manifesterà a te in ciò che vivrai nella quotidianità in questi giorni. Ricordo a tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, di riguardare il mio podcast sulle fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, perché è una narrazione sciamanica affinché quella narrazione possa lavorare dentro di voi e capire il senso delle cose e come il tuo sposo celeste o sposa celeste o il tuo daimon oppure il tuo spirito guida si manifesta a te in tutto ciò che vivi. Allora, andiamo a vedere come si manifesterà questo tuo principe o sposa o sposo celeste. Vediamo. Vediamo cosa accadrà quindi luna piena in Capricorno, 21 luglio. Il mondo. Abbiamo una tappa che si chiude, una nuova tappa che si apre. Una tappa di vita conclusa, l'inizio di una nuova tappa di vita. Con tanto coraggio e determinazione, già 2 arcani maggiori. Qua avrai tanto coraggio, coraggio proprio. Wow, 3 arcani maggiori, ragazze mie. È una nuova tappa della tua vita. Una nuova tappa della tua vita animata dal coraggio, la forza di dominare i tuoi istinti di dominare l'ego praticamente, e di successo. Quindi questa luna piena, credo che sia la stesa più forte inizialmente che vedo, porterà assertività, concretezza nelle tue emozioni. Qua io vedo successo, avanzamento, il carro mi parla anche di presa di decisioni. Le decisioni che tu prenderai grazie al lavoro svolto su di te, inerenti al tuo destino, alla tua missione, al tuo daimon, al tuo sposo celeste, sono decisioni di coraggio. È una nuova tappa questa. Che cosa vuol dire? Una nuova tappa dove il tuo coraggio si farà valere. Acquisisci la virtù del coraggio, che è quella di scendere nelle profondità di Ade, come vi insegno sempre nel regno degli inferi, e risorgere. Risorgere con il potere del mago. Non sei più vittima degli eventi, ma sei co-creatore o co-creatrice della tua realtà. Tutti gli ambiti, tutti gli ambiti. Caspita, vediamo 2 altre. La stella, wow, qua ci sei tu. Oh mio Dio, mamma mia, che salto quantico, ragazze mie, ragazzi. Hai concluso una tappa della tua vita, laddove hai sperimentato l'archetipo della vittima, come vi ho insegnato nel video delle fiamme gemelle, anime gemelle. Grazie a quello hai imparato. Cos'è che hai imparato? Ad avere coraggio. Il coraggio è il coraggio che ha Perseo di scendere negli inferi di Ade e farsi dare i sandali alati,
per poi andare a tagliare la testa a Medusa. Che cosa significa tagliare la testa? Tagliare la mente. Sei stata guidata o sei stato guidato nel fare questo, la stella. C'è la sanazione di tutte queste dinamiche e le sperimenterai nella pratica. Se fate un lavoro che ha a che fare con la guarigione, il sostegno agli altri, avrete un grandissimo successo. Grandissimo successo, vi prenderete proprio il vostro posto. Caspita. Mettiamone un'altra. Wow, l'asso di spade, chiarezza mentale. Forse è la stesa più bella tra tutte quelle che tutti i segni zodiacali, soprattutto se sei acquario o ascendente acquario, e luna in acquario. Allora, quello che ti ho detto è sul livello invisibile, no? E poi si realizza nella realtà fattiva con le tue azioni inerenti a tutto ciò che ha a che fare con questa chiarezza mentale, perché hai chiarezza emozionale. Cosa succede rispetto all'archetipo del principe? Qua tu ricevi notizie. Tu ricevi notizie da qualcuno. Ricevi notizie da qualcuno o qualcuno che prende una decisione di parlarti con chiarezza mentale, e che vuole un'opportunità, un inizio, a partire dal coraggio di manifestare un'opportunità con te. Sia perché la realtà esterna è il prodotto della nostra interiorità, no? E rispetto a questo incanto romantico e potenziale di potere, tu hai un potere molto grande, il potere della consapevolezza, asso di spade, la consapevolezza di quello che ti ho detto e del lavoro che stai facendo su te stessa o su te stesso. Quindi dall'esterno cosa ricevi? Ricevi successi, avanzamento in tal senso, opportunità di parlare con chiarezza mentale da parte di qualcuno che ha a che fare con l'amore, con le relazioni, tutto ciò che ha a che fare amore e relazioni ci puntano l'attenzione. Vediamo il lato positivo, carta positiva per te. La papessa, mamma mia, la papessa. Hai uno spessore animico incredibile, magistrale. La papessa al positivo mi parla del tuo lavoro interiore svolto e anche di una grande maestria, maestria archetipica, maestria animica, adultità animica. Avrete successo in tutti gli ambiti da voi richiesti, ragazze, perché qua c'è il coraggio di fare cose che voi prima, la tappa del mondo, no? Si chiude un ciclo, prima non avreste potuto fare perché non avevate gli strumenti. La papessa è colei che segue l'intuizione, intuizione ti dà chiarezza mentale. Avete sostituito, in questi giorni ve ne darete conto e prova, la mente razionale con la mente creativa. Vi vedranno anche sul posto di lavoro, anche ovunque, come una grande guida, un grande maestro, una grande maestra. Prenderete decisioni dettate dall'intuito e non dalla ragione. Avete messo la mente razionale al palo. Io mi congratulo veramente con voi, ragazzi, mi congratulo con voi. Cioè, è una stesa una bomba pazzesca questa stesa. L'imperatrice fondo mazzo, ma guarda, io non so se esultare, adesso vi risuono la tromba. La papessa che segue l'intuito e l'imperatrice che sta qua al positivo è la creazione, è il tuo successo in tutti gli ambiti. Ti sentirai forte, talmente forte, che è una forza animica, non è una forza mentale. Non so che dirvi, ragazzi. Qua chiunque vi vede proprio come delle maestre, non lo so, un qualcosa di incredibile. Successo in tutti gli ambiti, in tutti gli ambiti. Vediamo rispetto all'amore cosa ci dicono i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei li trovate sotto l'info box in descrizione. Con questo asso di spade qualcuno ti parla con veemenza anche qua, Vediamo. Magari anche qualcuno che si è trattenuto. Vediamo. Ah, ti dice sono uno stupido. Allora, sono uno stupido.
Qua abbiamo una comunicazione da parte di qualcuno che si dà conto dei suoi di essere stato uno stupido, cioè lascia poco spazio al dubbio questa carta, no? Perché è stato uno stupido? Cosa si può evincere da questa stesa magnifica di grande impatto evolutivo? Perché eri tu, che siccome vige sempre la legge dello specchio, no? Che non sapevi chi fossi tu ancora. E quindi, non sapendolo nemmeno tu chi fossi, adesso sai chi sei, allora l'altro se ne dà conto, la tua proiezione si dà conto di chi sei tu, del lavoro interiore che hai fatto. Io credo che tu te la prendi pure con calma qua, cioè tu vedi ormai il mondo dentro di te, non è più fuori il mondo che vedi. Sì, questo non è solo una persona che può dirti questo, molte persone che non si sono date conto del tuo valore. Ma perché succede questo? Ve lo insegno sempre nel canale. Perché sei tu che non sai chi sei. Non ti senti, non sappiamo tutti chi siamo, no? Nasciamo, veniamo a questo mondo e ci vengono messi già i sensi di colpa, la paura di non essere abbastanza, ecco, quindi noi facciamo un viaggio nelle profondità di noi stessi per recuperare i tesori e quindi ci diamo conto di chi siamo. E quindi anche il mondo esterno te lo dimostra. Mamma che stesa, ragazze mie, non aggiungo altro perché brucia questa stesa proprio. Vi faccio i miei più vivi complimenti, praticate la vostra maestria e io concludo qui e vi abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa luna piena al netto di quello che è uscito dall'intro di questo video sulla luna piena. Quindi abbiamo a che fare con il nostro sposo celeste o sposa celeste, incanto romantico, potenziale di potere. Quindi, come vi ho spiegato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, il tuo sposo divino, il sposo celeste o sposa, si manifesta in tutto ciò che vivi. Quindi riguardatevi, utilizzate questa luna piena con grande impatto evolutivo per riascoltare la narrazione che vi faccio in quel video, affinché voi possiate lasciare che il vostro subconscio lavori dentro di voi e vi dia le verità, quelle verità che vi servono per proseguire, perché il vostro sposo lo incontrate o sul piano profilo relazionale, lavorativo, nel percorso gemellare, come vi ho spiegato nel video, o in entrambi, o in 2 casi, o in 3 casi, o in tutti e 3 i casi. Vediamo in questi giorni di luna piena dove si paleserà il tuo sposo divino. Quindi come ti influenzerà questa luna piena in Capricorno del 21 luglio. Gemelli, cavallo di bastoni, la giustizia, la torre. Allora, può accadere qualcosa all'improvviso, ingiusto, che la tua mente razionale giudica ingiusto in questi giorni e sappi che è mandato dal divino. Allora, può accadere qualcosa di ingiusto o per voi, per alcuni di voi sta già accadendo qualcosa di ingiusto o c'è stata un qualcosa che repentinamente è stato ingiusto per voi o ci può essere qualcosa che repentinamente succede che è ingiusto per voi, qualcosa che può essere anche crollano dei piani, non si possono fare delle cose, succede qualcosa di ingiusto, o l'avete già percepito ingiusto, o può succedere qualcosa di ingiusto, all'improvviso. Sappiate, ecco a cosa ci servono i tarocchi, no? Ci servono a vedere quali sono le linee guida karmiche per andare incontro al nostro destino. Quindi quando succede qualcosa che la vostra mente razionale reputa ingiusta, voi dovete dire subito all'impatto, perché è una cosa di impatto che succede, io battezzo questa situazione come successo. Ripetete il grazie, 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 fate l'opposto di quello che il vostro ego vorrebbe farvi fare.
cioè procrastinare, inveire. Fate esattamente l'opposto, perché vi serve a sciogliere il karma. Sapete, siccome la consapevolezza che ci rende liberi, come la conoscenza delle leggi spirituali ci porta alla libertà. Quindi tutto ciò che accade, come diceva anche Giordano Bruno quando stava per essere messo a rogo, tutto accade per un fine. Tutto accade per un buon fine, diceva Giordano Bruno, prima di essere messo a rogo. Cioè lo sapeva già. Quindi è il vostro sposo celeste che ve lo manda. Può essere un qualsiasi cosa, mi può parlare di relazioni, succede qualcosa, repentinamente una discussione fa rompere l'equilibrio, succede qualcosa, si rompono dei piani o c'è un patatrac, può succedere qualcosa. Quindi voi dovete benedire, accogliere quello che accade, perché tutto ciò che accade è voluto dal vostro sposo o sposa celeste affinché voi possiate sciogliere paure e attaccamenti. Mettiamo le due altre. Il diavolo, vedi? Qua c'è l'ego. Cavaliere di spade, ci può essere una discussione. O potete avere una discussione, o c'è potuta essere una discussione con qualcuno che mette alla prova la vostra fede. Fede nell'invisibile che si incarna in questo qualcuno con cui potete avere una discussione affinché voi possiate sciogliere paure e attaccamenti legati alla mente razionale, legati all'ego, legati al karma, che vi separano da amore, vi separano, come vi ho spiegato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle. Tutto ciò che accade è il karma affinché tu possa... Il karma cos'è? È lo spettacolo delle tue paure e dei tuoi attaccamenti. L'obiettivo qual è? Avere fede nell'evento che accade. Avere fede nell'evento, fede impeccabile nell'evento che accade. La vostra mente razionale verrà messa alla prova, ve lo dico, in questi giorni di luna piena, o lo ha già fatto, e queste situazioni sono ripercussioni di quello stesso evento che vi ha messo già alla prova qualche giorno fa. Ok, può creare ansie, preoccupazioni, paure, può succedere qualcosa che metta alla prova la vostra fede nell'evento. Vediamo il lato positivo, la morte. Il lato positivo è che avviene un cambio radicale. Il lato positivo è che avviene un cambio radicale grazie a questo evento che la vostra mente razionale giudicherà negativo o l'ha già giudicato negativo. Vediamo un po' la torre. Arrivano notizie che portano a uno squilibrio mentale, proprio volute dal divino. Vediamo questa torre. Cosa c'è dopo la torre? Cosa c'è dopo la torre? Il 4 di denari. Dopo la torre si ristabilisce un certo equilibrio, si ristabilisce l'ordine, vedi, re di spade, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna, si ristabilisce un certo equilibrio qua. Può anche essere che sei tu che discuti di qualcosa con qualcuno e questo qualcosa è relativo a una situazione di manipolazione o che c'è una persona che ha manipolato, che è comunque il riflesso del tuo ego, attenzione, è il riflesso del divino, è tutto il tutto nella parte, la parte nel tutto. O sei tu che discuti con qualcuno, o qualcuno discute con te, si rompe un equilibrio, però dopo viene messo, è come se tu mettessi dei limiti, risistemassi le cose. Questo cavaliere di spade, il papa, qua verrà una conversazione molto importante, che porterà a un cambio. Succede qualcosa, o è già successo, avverrà una conversazione importante. Qua c'è qualcuno che si apre dopo questa conversazione. Scusami, qualcuno che si apre dopo quello che succede. Che cosa viene detto? Io credo che parli tu, parlerai in modo molto serio e responsabile con il Papa. Vediamo un po' al positivo. Anzi, cos'è che succede con questa giustizia alla torre? 10 di spade, si chiude una tappa, o si chiude una tappa o c'è una discussione a livello relazionale con qualcuno, si chiude una tappa, tutto cade, ma poi avviene un cambio a tuo positivo. Io non so se sei tu che chiudi una tappa, che rompi
una situazione, oppure qualcuno che fa accadere questa cosa, ma è sempre mandato dal divino, è sempre il tuo sé superiore che lo manda, e arriva un cambio. Vediamo ancora la morte, al positivo, ancora carta positiva per te. Vedi, c'è la stella, la sanazione. Guarda, qua molti di voi hanno vissuto una chiusura per una cosa ingiusta, oppure avete discusso per una cosa ingiusta, o potete discutere in questi giorni per una cosa che percepite ingiusta, poi vi potete chiudere, poi qualcuno di voi parlerà, o voi o l'altra persona, di una conversazione molto seria che va a ristabilire un equilibrio, un qualcosa. Non so se voi decidete di chiudere con questa persona, oppure qualsiasi cosa sia, avviene un cambio per voi. Chiunque questa persona sia, mi può parlare di qualsiasi tipo di relazione. A vostro favore avete la stella, cioè c'è la sanazione delle dinamiche dopo una distruzione. Questo mi dicono. Carta negativa. Carta negativa è il giudizio. Per alcuni di voi hanno già vissuto questa situazione qui. E quindi il giudizio mi parla di presa di decisione, no? Presa di decisione rispetto a questa situazione. Diciamo che questa situazione si risolve in questi giorni di luna piena. Vedi, asso di spade, mancanza di comunicazione, mancanza di chiarezza, mancanza di presa di decisione, quindi comunicare una decisione già presa. Questo era il blocco. Vedo che qua c'è una situazione dove si sbloccano situazioni che sono state percepite ingiuste. Se in questa situazione dove avete percepito situazioni ingiuste chiudete con una persona, è a vostro favore. Se invece decidete di riaprire fare una conversazione molto seria a questa persona perché ci tenete, ci sarà una rinascita bellissima, dipende da quello che voi volete, mi spiego, certo è che è una situazione di punto a capo qua, eh sì. Wow, mamma mia, fammi vedere a più livelli, fammi vedere. Certo è che fatto questo ha a che fare con una vostra lezione spirituale che dovevate apprendere, il Papa, che aveva a che fare rispetto alle vostre paure e ai vostri attaccamenti. Vediamo un po'. Mettiamone 3. Benedetti, vedi, siete guidati in questo, guidati. Caos e contrasto, lo vediamo qua. Guarda, se avete vissuto, potete vivere in questi giorni di luna piena, perché siamo a migliaia, delle situazioni di caos e contrasto sono volute dal divino, benedetti, affinché voi possiate, con la carta In, che è il fluire alle proprie emozioni, sciogliere le vostre paure e i vostri attaccamenti. Tutto torna poi a fluire, va bene? 2 altre. Costruire palazzi. Essere imparziali, la giustizia divina, e qua verranno prese decisioni giuste per rimettere in piedi delle cose o per mettere nuove basi di costruzione sulla base di una realtà nuova e rinata. Wow, ragazze mie, vediamo, si può trattare d'amore, si può trattare, se si tratta d'amore per esempio, io qua vedo che voi darete un ultimatum a qualcuno o una situazione che avete percepito ingiusta, voi prenderete le redini della situazione e parlerete, oppure può verificarsi al contrario, però fatto sta che poi se parliamo di una persona, di un amore, di una persona, questa persona prenderà le decisioni giuste nei tuoi confronti e tu dovrai solo ricevere, va bene? Wow, vediamo con i miei oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio parlando di amore o di relazioni. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei li trovate sotto l'info box in descrizione. Guarda un po'. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, abbiamo la stella al tuo positivo, tutto viene sanato, caos e contrasto e conflitti vengono sanati, tu integri un pezzo, una porzione d'amore dentro di te, sciogliendo alcune paure e dei tuoi attaccamenti. Wow, ragazze mie, che tribolazione, però, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, bellissimo, mi raccomando, accogliete le emozioni, accogliete tutto perché sono dei divinità, approfittatene per riguardare il video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, fate l'inclusione delle emozioni come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 3 e vedrete che sarà splendido, ok? Quindi detto questo, ragazze mie, ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, Luna o Venere in bilancia.
Andiamo a vedere come ti influenzerà questa luna piena del 21 luglio 2024 in Capricorno, al netto del corpus, il topic che è uscito ehm, dal significato di questa luna piena per tutti i segni zodiacali, che è proprio questo, il tuo principe, il tuo sposo, sposa celeste, come vi ho insegnato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, ragazze mie, riguardatelo perché c'è la chiave assoluta di tutte le relazioni, che sia d'amore, relazioni di amicizia, che ti aiutano a manifestare i tuoi talenti, i tuoi potenziali in tutte le attività, anche quelle lavorative. E vediamo come si paleserà il tuo sposo, sposa celeste in questa luna piena affinché noi possiamo vedere il karma e il dharma. Ok. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, come ti influenzerà questa luna piena del 21 luglio? Il matto, il 3 di bastoni e il diavolo. Guarda, io ti vedo appassionata o appassionato, ti vedo lasciarti fluire alla vita con il matto, no? Il matto è colui che si lascia fluire, il 3 di bastoni mi parla di possibilità, apertura di cammino e il diavolo mi parla di ambizione. Ti vedo molto ambiziosa, molto ambizioso nel seguire il flusso della vita, nel 3 di bastoni apertura di cammino su più ambiti, mi parla di l'apertura delle possibilità, ti sentirai nella possibilità, qua c'è una ragazza con un cagnolino, è fedele alle stelle che cadono, no? Cioè come se guarda il cielo, guarda le stelle e ha fede in ciò che il cielo le comunica, si affida agli eventi, alle emozioni, in qualità di enti, spiriti, ha fede nelle emozioni. E il diavolo qua mi parla di una grande ambizione nel seguire le tue emozioni. Avrai il carico da 90 nel seguire con ambizione i tuoi sogni, conseguendo con il diavolo anche degli obiettivi in questa luna piena. E quindi in questa stessa specifica il tuo principe, cioè il tuo sposo celeste o sposa celeste, si paleserà nel darti la forza di credere con ambizione il diavolo nelle tue capacità e sentirai una grande forza interiore che il diavolo qua lo vediamo in funzione di anche energia kundalinica, no? Cioè energia nervosa a carattere sessuale che è l'energia che crea. Ti sentirai ispirata dalla creatività, dall'essere creativa o creativo e ispirata dalle stelle o ispirato dalle stelle e avrai molta fiducia nel farti guidare dalle stelle e questo ti darà una grande kundalini, energia creativa, molta ambizione. Ok, vediamo un po' due altre. C'è un 2 di spade, il 5 di spade. Allora, a volte ti potresti sentire un po', diciamo, siccome qua io vedo una grande spinta energetica del matto, che lo 0, il 3, l'apertura, il diavolo qua, che è l'energia kundalini che ti pervade, no? Cosa succede? Qual è l'avvertimento per te di questa luna piena? Le spade sono il mentale, le spade sono i segni d'aria, tu sei bilancia, no? O ascendente bilancia, insomma. L'unico avvertimento che ti devo dare in questa luna piena, attenta all'ego, attento al mentale, perché ti potrebbe far sentire un po' frustrata rispetto a quello che stai sognando. Hai una grande energia vitale, una grande kundalini di creatività, a un certo punto il mentale però ti dice però, e come devo fare quello? E come devo fare quell'altro? C'ho tensione, attenzione all'autosabotaggio dato dall'ego. Questo è l'unico avvertimento che ti devo dare, perché vedo una grande spinta energetica nel fare quello che proprio senti. Vediamo energia positiva per te. 3 di spade, energia positiva. Ti dico che nonostante l'ego ti possa un po' manipolare, volendo manipolare, il 3 di spade al positivo mi dice che tutte le situazioni di blocco relative all'ego, di sofferenza, di vittima, di sentirti vittima della tua parte mentale, di sentirti vittima delle parole che la mente ti dice, non esisterà più. Non esisterà più. Va bene? Altra carta positiva per te. Abbiamo il 9 di bastoni. E sai che cosa farai in questi giorni?
dopo quello che ti sto dicendo adesso, ti verrà ancora di più la forza per perseverare e persistere nei tuoi sogni. Sono sogni a più livelli, il 3 di bastoni mi parla di tante cose e anche metterai anche con il 9 di bastoni i limiti a chi non vibra più alla tua frequenza. Metterai dei limiti, sì, non vedendolo distinto e separato da te, vedendolo distinto ma non separato, perché ci sono persone che hanno fatto un certo percorso evolutivo insieme a noi e poi non sono più funzionali, no, alla nostra vita in qualità evolutiva. Però l'ego ti potrebbe dire: no, stai là, fai la vittima, ok? No, tu metterai dei limiti, come ci insegna il 9 di bastoni, con forza e coraggio, chiudendo le situazioni di vittimismo emozionale a cui l'ego ti ha soggiogato. Tali condizioni di vittimismo emozionale a cui l'ego ti ha soggiogato sono rappresentati nella realtà quotidiana da persone o le circostanze probabilmente a cui tu metterai dei limiti, ma non dei limiti con sofferenza, perché stai studiando, stai capendo che l'altra persona è una maschera del divino. Metterai dei limiti con amore. Da qua non oltrepassi più questa soglia. Ti benedico, ti voglio bene, ma non passi più da questa soglia, ok? Che poi a chi è che tu dici non passi più da questa soglia? Sì, lo dice una persona o più persone, ma lo stai dicendo all'ego, ok? Quindi vediamo la carta negativa per te in questi giorni. Sì, l'asso di bastoni. Molte di voi si possono sentire un po' depauperate dall'ego che ti toglie energia, perché vedo una grande energia di forza, il matto, il 3 di bastoni, il diavolo. Però a volte per fare delle cose e prendere una decisione potresti avere un po' di remore perché c'è l'ego. Tu non ti preoccupare, tu ti devi rilassare, accogli le emozioni, tanto la decisione giusta ti arriva nel momento in cui ti deve arrivare, nel prendere delle decisioni. Alcuni di voi rifiutano un'opportunità con qualcuno mettendo dei limiti, perché non è la loro frequenza, perché si è chiusa una situazione con questa persona, per alcuni di voi. E vediamo a livello emozionale con i miei oracoli lui-lei cosa ci dicono. Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. Allora, alcuni di voi potrebbero avere a che fare con una persona in questi giorni che ti contatta, ma secondo me tu non l'accetti almeno in questi giorni, chiudi con questa persona, perché ha un'energia che non è più funzionale alla tua. Questo è il senso. È il tuo divino che ti manda quella situazione lì affinché tu possa fare un certo tipo di esperienza con la consapevolezza acquisita. Di che cosa parla questa consapevolezza? Sai che l'altra persona è sempre il divino. Allora, anche se tu non vuoi averne più a che fare, questa è una cosa giusta per te, ma devi lasciarla andare nell'amore. Cosa vuol dire? Io ti benedico, io ti battezzo e ti lascio andare con amore. Va bene? In questo modo risolviamo il karma. Ok. Quindi per alcuni di voi c'è una persona che insisterà, per alcune, che rifiuterete, però con consapevolezza. Questo è il corpus principale per te per questa luna piena, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, approfittatene per studiare il video sulle fiamme gemelle, anime gemelle, ristudiarlo, in modo tale che quel processo è una narrazione sciamanica, quello che vi faccio in quel video, continui a suggellare nel vostro subconscio un altro tipo di narrazione, affinché voi possiate manifestare una narrazione diversa nella vostra vita che ha a che fare con la consapevolezza di tutto ciò che vi dico e che facciamo, ok? Detto questo, ragazzi miei ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa luna piena del 21 luglio 2024 in Capricorno. Andiamo a vedere quali sono le linee guida affinché il tuo sposo celeste o la tua sposa celeste ti chiama, ti parla attraverso gli eventi che sono enti, entità, spiriti, attraverso quindi gli eventi che ci leggeranno i tarocchi e come implementare le forze che si celano dietro a quegli eventi. Tenendo fede a quello che è uscito dal corpus principale della luna piena in Capricorno, lasciamo la carta del principe, che è proprio il tuo sposo celeste o sposa celeste, che si manifesta in tutto ciò che vivrai in questi giorni, che adesso i tarocchi ci spiegheranno.
E quindi ragazze mie e ragazzi, per chi non l'avesse visto o vi esorto a rivederlo, il video sulle fiamme gemelle, anime gemelle, che ha a che fare proprio con l'integrazione dei tuoi doni, i tuoi talenti, grazie alla proiezione, alla maschera dell'altra persona, delle altre persone, che è il divino che si incarna in ognuno di loro. Ok. Allora, andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi, come ti influenzerà questa luna piena del 21 luglio. Quindi quali sono gli eventi che il tuo sposo celeste in qualità di karma e dharma ti invierà. Vediamo un quadro principale. Allora, vediamo. 2 di spade. 5 di denari. Alcuni di voi stanno sentendo carenza, perdita, non sanno cosa pensare rispetto, non sanno che decisione prendere rispetto a una sensazione di carenza, di perdita. Adesso vi spiego, vediamo, mettiamo un'altra. Però arriva la chiarezza. Allora, per alcuni di voi possono vivere in questi giorni delle sensazioni emozionalmente particolari, soprattutto riguardanti la carenza e la perdita. Tali emozioni, tali situazioni sono volute dal divino affinché tu sciogli gli attaccamenti relativi alla mancanza. Nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle vi ho spiegato esattamente cosa significa mancanza. La mancanza non è assenza, mancanza di denaro, mancanza di una persona, mancanza dell'amore, sensazione di perdita. La mancanza non è assenza, ma è invisibilità. E siccome ciò che ci resta da conoscere, il lavoro che facciamo su noi stessi, è quello del lavoro sull'invisibile, ciò che ci resta da conoscere è il divino, l'invisibile. Tu sei ricchezza, abbondanza, prosperità, perché tu sei natura. La natura è ricchezza, la natura è abbondanza. E quindi tu devi riconnetterti alla tua natura profonda attraverso il lavoro che vi faccio fare, le meditazioni sul canale. La natura profonda è ricchezza e abbondanza, perché alcuni di voi si possono sentire depauperate dal mentale, 2 di spade. Però cosa succede? Questo è un lavoro voluto dal divino che tu faccia, affinché tu non ti senta separata dal divino, dall'abbondanza, dalla ricchezza. Devi andare incontro al tuo talento, talento di inclusione, talento di... ognuno di noi ha dei talenti, delle potenzialità. Quelli che ti verranno fuori in queste giornate hanno a che fare con nell'avere chiarezza mentale su chi sei. Molte di voi riceveranno comunicazioni grazie al lavoro svolto consapevolmente ma anche inconsapevolmente, perché avete vissuto l'esperienza della carenza o della perdita, potete viverla in questi giorni, però poi ricevete subito dopo l'asso di spade che mi parla di comunicazioni, di nuovi inizi che partono da comunicazioni, che vi tolgono da questa sensazione di mancanza, di perdita. Va bene? Ok, mettiamone 2 altre. Questa è chiarezza mentale anche, oltre a comunicazioni dall'esterno che ricevi. 2 altre. Ruota, cambio. E l'imperatore. Allora qua, rispetto a situazioni che possono essere cambiate repentinamente, o possono cambiare repentinamente portandoti una sensazione di tristezza, di perdita, di abbandono, o a livello economico, o a livello relazionale, o a livello come faccio a sistemare quella cosa, come faccio, ok, come faccio. Viene riportato l'ordine, asso di spade, imperatore, che è l'ordine. Ricevi anche comunicazioni che riportano ordine, comunicazioni volute dal destino. Il destino gira dalla tua parte per rimettere ordine. Vediamo che energia porta l'imperatore.
Il matto, sì, porta l'energia di un nuovo inizio, una nuova tappa, in cui ti sentirai anche chiamate di lavoro, per una nuova tappa. Anche chiamate che rimettono ordine, o una tua chiarezza mentale che rimette ordine e quindi ti affidi con il matto, ti affidi alle emozioni di mancanza, di penuria, di tristezza, sviluppando la capacità creativa di risolvere situazioni che non erano in ordine. Mi può parlare di più livelli, eh? Vediamo un po' l'aspetto positivo per te. Qua abbiamo l'amore. E non solo situazioni inerenti ad altro, va bene? Cioè, adesso ti spiego. L'amore è dalla tua parte, abbiamo gli amanti, quindi puoi ricevere in questi giorni di luna piena comunicazioni da parte di una persona nuova magari, o da parte di una persona con la quale c'erano contact, qualsiasi cosa ha a che fare con una situazione di blocco, di carenza emozionale d'amore. Non a caso abbiamo la carta del principe, amore romantico e potenziale di potere, c'è l'amore dalla tua parte. Mi può parlare anche di una persona nuova che entra, oppure di una persona che è già entrata, però non sapevi che scelta fare, o se lanciarti in una relazione oppure no. Io qua vedo che ti lanci in questa relazione, l'amore è dalla tua parte. Questo nella realtà fattiva. Come ti parla il tuo sposo celeste, il tuo principe? Nel non sentirti più amareggiata, sconfortata, perché quelle emozioni che ti ha mandato di sconforto erano funzionali affinché tu eh, oltrepassassi le tue paure e i tuoi attaccamenti relativi a ciò che ti separa dall'amore. Amore, come vi ho spiegato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, è il darsi. Darsi prima di tutto a che cosa? Alla propria natura. Darsi alla propria natura significa darsi alle proprie emozioni, che ti fanno sviluppare, quando tu le accogli, capacità e talenti. Quando tu non le accogli, ti asfaltano. E allora tu cosa fai? O consapevolmente o inconsapevolmente ti darai a quelle emozioni. Questo cosa arriva? Questo cosa determina all'esterno? Chiarezza da parte di qualcuno dove tu ti lascerai andare, ma anche le decisioni che prenderai, perché gli amanti è anche al tuo positivo la scelta che farai. Tu farai la scelta in questi giorni di andare incontro al tuo talento, alle tue capacità, perché le sentirai dentro. Perché il destino ti manda delle opportunità che riportano stabilità affinché tu possa darti al tuo talento, alla tua capacità di inclusione, ai tuoi potenziali. E farai scelte dettate dal cuore e non dalla mente. Scelte dettate dalla tua natura selvaggia e non dalla mente. Va bene? Wow, mettiamo un attimo la carta in negativo. Qual è la carta in negativo? L'otto di denari mi può parlare di lavoro in questo caso. Tu recuperi capacità e talenti, va bene? Magari qua il lavoro, l'otto di denari mi parla di impegno, di lavoro, è come se ci possono essere due temi fondamentali per te in questa luna piena, che è l'amore e che è il lavoro, come se non fossi stata magari apprezzata o apprezzato sul profilo lavorativo, o non ci fosse lavoro, o non fosse stato apprezzato il tuo impegno. Ti dico, molte di voi si manifesta prima l'amore in questi giorni, l'amore inteso relazionale, altri il lavoro. Fatto sta che tutto ritrova ordine grazie al fatto che col matto ti lasci andare. Beh, ti lasci andare le tue emozioni, anche a ciò che ne deriva, anche a ciò che ne deriva. Alcune di voi si possono essere sentite bloccate sul profilo lavorativo, ma farai la scelta di sentire quelle emozioni di penuria, di mancanza, per sentirti abbondante proprio come è abbondante Madre Terra. Anche per quanto riguarda il lavoro, guardatevi il video Fiamme Gemelle e Anime Gemelle, perché è tutto collegato. Perché il tuo sposo celeste che ti manda, o sposa celeste, delle prove, tutto ciò che vivi per andare incontro al tuo destino. Va bene? Diamo un'altra carta su questo asso di spade. La torre. Qua io vedo che una situazione che è stata distrutta a livello mentale, che non ti ha fatto capire nulla,
Cioè ci sarà una chiarezza, ci sarà una chiarezza. C'è un punto a capo qua, su più fronti, c'è un punto a capo. Verrà rimesso ordine, verrà rimessa... fammene mettere un'altra sugli amanti, al tuo positivo. Eh sì, qua abbiamo il re di denari, eh. Qua abbiamo una persona di spessore che ti parlerà qua. Qua c'è il due di coppe, abbiamo una persona di spessore che ti parla. L'amore è dalla tua parte. Quindi il divino si manifesta a te sia in circostanze in cui ti senti carente o perdita in ambito amoroso e in ambito lavorativo. Ed entrambe le circostanze vanno di pari passo, perché il divino si manifesta in entrambi i casi perché ha a che fare con una stessa qualità, uno stesso talento tuo. Quindi qua abbiamo una persona di spessore, re di denari, che ti parla per avere un inizio con te o un nuovo inizio. Molti di voi hanno avuto una rottura in amore nel passato, sono un po' restii ad aprirsi, che scelta devo fare, non voglio più andare incontro a situazioni di penuria con questa persona. Io vedo che tu ti lasci andare questa volta, però. Cioè, mi spiego? Ok. Vediamo un po' che cosa mi dicono gli oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Che energia porta questo imperatore, questo re di denari? Vediamo. Alcuni di voi hanno chiuso una relazione con un'altra persona e c'è un'altra persona, inizia tutto con una comunicazione, perché magari alcuni di voi hanno chiuso una relazione con una persona o comunque sono in un impasse con una persona perché non ha messo impegno, sforzo nella connessione, non l'ha fatta funzionare. Vedete un po' dove vi risuona perché ha più livelli. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Sono uno stupido, c'è un chiarimento qua che arriva, l'asso di spade. Sono uno stupido per quello che è successo, c'è stata una rottura, punto a capo. Sì, sono uno stupido. Mettiamone un'altra. Tu sei mia. Qua c'è qualcuno che si dà conto di una verità e ti parlerà in modo di spessore. Alcuni di voi chiudono una situazione perché è già arrivata questa persona o arriverà in questi giorni. Questa persona farà la scelta di impegnarsi, mentre magari un'altra non l'ha fatto, oppure questa è la stessa, che non ha messo sforzo e lo mette. Vedete un po' dove vi risuona, ragazzi miei, d'accordo? Ok, detto questo io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o venere in cancro. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa luna piena del 21 luglio in Capricorno affinché tu possa manifestare i tuoi doni, i tuoi talenti. Vediamo quali sono lo scenario karmico e dharmico che ti accadrà in questi giorni e vediamo in che scenario il tuo sposo celeste o sposa celeste, come vi ho insegnato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, si manifesterà. Si può manifestare nel lavoro, nelle relazioni lavorative, nelle relazioni sentimentali. Il principe, questa carta è il corpus principale della stesa, cioè il corpus del video dell'intro che abbiamo fatto sulla luna piena in Capricorno, ok? Quindi se non l'avete guardato, ragazzi miei, riguardatevelo per capire qual è il corpus, ok? Vediamo, allora, cancro, come ti influenzerà questa luna piena del 21 luglio. Quattro di coppe, 5 di bastoni, la giustizia. Risolverete delle questioni con altre persone, parlerete di questioni, viene risolta una situazione di conflittualità o può verificarsi in questi giorni una mancanza, un mancato intendimento con una o più persone.
che una situazione di insoddisfazione che creerà questo mancato intendimento, o tu sei insoddisfatto o insoddisfatto, puoi discutere con delle persone o puoi aver discusso con delle persone e si farà giustizia però, cioè verranno soluzionate, sistemate queste situazioni di conflitto. Mi può parlare di situazioni a più livelli, certo sono situazioni che emozionalmente ti rendono insoddisfatta o insoddisfatto. Si sistemano queste situazioni che ti rendono emozionalmente insoddisfatta. Può avvenire una discussione, un litigio con qualcuno, una mancanza di intendimento o può essere già avvenuto e c'è la giustizia, cioè si mette giustizia, si risolvono le cose inerenti a questa situazione di mancato intendimento che ti ha dato una insoddisfazione emozionale. Vediamo ancora due altre. Il cavallo di denari e l'otto di bastoni. Io qua vedo che a livello economico o a livello lavorativo avrai comunicazioni a livello economico e lavorativo, anche delle entrate di denaro o comunicazioni di lavoro a livello lavorativo. Ci possono essere situazioni emozionali che ti hanno o ti possono generare un po' di abbassamento d'animo che verranno risolte. Tali situazioni emozionali o mancati intendimenti che hanno generato o possono generare in questi giorni delle inappetenze emozionali verranno risolte. Se riguarda il lavoro, situazioni, parlerai a livello lavorativo magari di un disguido di qualcosa inerenti al denaro o al lavoro, se questo è il tuo caso, verranno risolte. Altre situazioni, io credo che le situazioni emozionali che ti hanno abbassato d'animo, ti possono abbassare d'animo, hanno a che fare con il denaro, con il lavoro, o mettersi d'accordo con qualcuno, questo mettersi d'accordo che andava lento, non avere giustizia in questa cosa che andava lenta. Vedo che le comunicazioni riprendono, tutto fluisce, va bene? 8 di bastoni, la giustizia, parole, comunicazioni che rimettono pace, comunicazioni che risolvono, situazioni burocratiche che andavano lente vengono risolte, mi dicono, che possono generare conflittualità con altre persone, contratti, anche un contratto di lavoro, anche contratti a tempo indeterminato. Se ci sono stati disguidi per un contratto, per esempio di lavoro, tu vuoi un contratto a tempo indeterminato, qua firmi il contratto e questa cosa andava lenta e ti generava insoddisfazione, tu firmi delle cose qua. Sì. Vediamo un po', carta positiva per te. Il 3 di bastoni mi parla di apertura di cammino, mi parla di iniziare a fare dei passi verso, mettersi alle spalle, qua c'è una donna di spalle, no? Qualcuno alle spalle, ti metti alle spalle una situazione di conflittualità, di inappetenza emozionale, perché vengono risolte queste questioni qua. Eh sì. Vediamo un po' ancora carta positiva per te. La ruota, certo, arriva un cambio da parte del destino, tutto ciò che emozionalmente ti rendeva un po' giù, cambia, cambia, l'energia fluisce per giustizia divina, va bene? Qual è la carta negativa? La regina di denari, carta negativa. Sai qual è il fatto? Che potevi aver perso un po' la pazienza, essere un po' stanca o stanco di queste conflittualità, di queste situazioni, anche in famiglia, potevi essere un po' stanca anche del tuo ruolo in famiglia, molte responsabilità, mettere più gente d'accordo, potevi essere un po' stanca, aver perso un po' la pazienza in questo. Però vedo che si risolvono le cose, o anche sul profilo lavorativo, può essere che o con una situazione, con una persona sul posto di lavoro, discussioni su questo, con un capo, qua mi esce la figura di una donna, o discussioni con una tua collega, con qualcuno, vedo che le situazioni si risolvono. Sono tutte esperienze mandate dal divino, mi spiego, e quindi il tuo principe, in questo caso il tuo sposo celeste o sposa celeste, ti parla in situazioni inerenti alla giustizia. Giustizia in ambiti di mettersi d'accordo con le persone, in ambito lavorativo o familiare, situazioni di tensione, il tuo sposo celeste ti fa confrontare con gli altri, le altre persone sono maschere sue, dello sposo o sposa celeste, affinché tu possa fare un certo tipo di esperienza legata al tuo karma, alla tua missione di vita. Va bene?
non mi parlano nello specifico di amore relazionale, ma mi parlano dell'amore con il tuo sposo celeste relativo ai denari e al fuoco, quindi alla concretezza, all'avere fiducia, perché la regina di denari al blocco è un po' la perdita della pazienza, della fiducia negli eventi. Quindi devi avere fede negli eventi rispetto alla conflittualità con gli altri, perché bruciano attaccamenti e paure relative alla mancanza di fede. Va bene? Ok, ragazzi e miei ragazzi, metto due altri oracoli di questi per concludere. Young, scambiarsi i doni. Wow, guarda come ti vedo, felice felice. Energia Yang, energia attiva, la manifestazione. Cosa porta? Scambiarsi i doni, cioè apporta dei regali, delle sorprese che ti vede molto felice rispetto a questa tua perdita un po' di pazienza. Quindi, ragazzi miei ragazzi, stesa bellissima, complimenti, faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Vediamo come ti influenzerà questa luna piena in Capricorno del 21 luglio 2024. Vediamo qual è, tenendo presente a mente il corpus, il topic principale che è uscito per la luna piena nel Capricorno nell'intro di questo video, quindi il tuo sposo celeste o sposa celeste che si paleserà a te affinché tu possa integrarne dei doni, delle qualità, delle capacità, dei talenti, e i tarocchi adesso ci diranno in che ambiti si paleserà il tuo sposo celeste. Come vi ho spiegato nel video sulle fiamme gemelle e anime gemelle, il tuo sposo, sposa celeste si manifesta in più ambiti della tua vita. Quindi qua mettono l'attenzione sulla relazione che hai con gli altri. Vediamo come si manifesterà. Allora, e fondamentalmente è tutto relazione, non esiste il soggetto io, tu, è tutto relazione, perché come vi ho spiegato anche in altri video, anche in quello delle fiamme gemelle, non esiste il numero 1 in natura. 1 in natura non esiste, è un'invenzione dell'uomo. Cioè, tu hai mai visto un albero? No. Tu hai visto quell'albero, quell'albero, quell'albero. Hai mai visto una rosa? No. Tu hai visto una rosa, hai visto quella rosa, hai visto quella rosa, quella rosa. È una molteplicità l'uno in natura. È l'ardire della mente razionale che vede tutto distinto e separato. Tu non sei distinta e separata dall'altra persona. Sei distinta ma non separata. E quello che agisce la vostra relazione è tutto relazione. Ok, vediamo Scorpione come ti influenzerà questa luna piena del 21 luglio, come si paleserà a te, in quali circostanze della realtà quotidiana il tuo sposo divino. Re di denari, 9 di denari. Wow, il carro nel lavoro si manifesterà. Vedo il lavoro che va da Dio. Re di denari, 9 di denari, carro, vedo successi in ambito lavorativo e economico, tutto va alla perfezione, anche delle entrate nuove, anche uno spostamento. Il tuo sposo celeste si manifesta nelle tue doti, tue capacità e talenti nel lavoro e ti darà l'autostima, ti farà sentire piena o pieno delle tue risorse, delle tue ricchezze interne ed esterne, grazie ai tuoi talenti nel lavoro. Successo in ambito lavorativo. Bellissimo, vediamo cos'altro. 4 di bastoni, grande stabilità del lavoro svolto, anche in casa. Ci può essere un po' di stress mentale, sai perché? Allora, 8 di spade, ti può venire chiesto anche un trasferimento per maggiore stabilità. Per alcuni di voi è questo, perché venite premiate o comunque riconosciute o riconosciuti per i vostri talenti e qualità. Vi può venire chiesto uno spostamento, anche un trasferimento, vi potete un po' bloccare su questo e dire che faccio adesso, perché valete. Questo per alcune di voi.
potete essere un po' stressate per tutto quello che dovete fare, perché vanno molto bene le cose. L'otto di spade qua mi dice ci può essere un po' di stress inerente magari la casa, un po' di stress in casa, magari, che ne so, ma è relativo, magari siccome va bene così il lavoro e a casa non ho avuto tempo di fare lavatrici, cioè questo è il senso, non sono cose gravi. Le lavatrici, un po' di caos in casa, ecco. Oppure mi parlano di un po' di, siccome va bene tutto in ambito lavorativo, posso vedere un po' di stress mentale, questo è il senso. Oppure, siccome va bene tutto a livello lavorativo, posso vedere un po' di stress relativo a un appuntamento con qualcuno o a un incontro con qualcuno o una stabilità di coppia. Vediamo un po' di che natura è il 4 di bastoni e l'8 di spade. Ah, il paggio di coppe. C'è qualcuno che ti chiede un incontro, però tu non sai bene cosa fare. Stai un po' stressata, secondo me, o stressato per motivi di lavoro, ma non che va male, perché va troppo bene, cioè va tutto bene. Qualcuno ti chiede un incontro, però è come se tu stai un po' stanca, un po' stanco. Vediamo al positivo. Al positivo 6 di spade, io vedo che c'è un avanzamento in termini economici e lavorativi, e anche una persona che viene da te, però soprattutto io qua vedo cavallo di denari, un avanzamento di natura lavorativa. Vediamo qual è il blocco. La papessa. Può essere che stai un po' stressata, guarda che ti dico, perché qua io vedo che va bene il lavoro, questa cosa può stancarti un po', ti dicono le carte rilassati, non ti preoccupare. Ecco perché magari c'è un invito, però tu non sai cosa fare, non sei proprio in contatto con la parte interiore nel dire sì a questa persona o questo invito qui. Oppure un po' di stress legato ai figli a casa, non sai bene cosa fare. Questo è. Però la papessa al blocco, siccome la papessa è seguire la propria voce interiore, ti dicono fermati un attimo poi. Fai la meditazione, una delle meditazioni che vi ho messo sul canale, e appellati al tuo sposo celeste e trova la via. Cioè, se non riesci a connetterti bene con la tua intuizione, la papessa al blocco, rispetto a una situazione che non sai se accettare o meglio un invito, non sai cosa fare, una situazione che riguarda stabilità, casa, figli, oppure l'invito di una persona, hai un po' di dubbi, ok, affida le tue preoccupazioni al tuo sposo celeste. Fai la meditazione, quella che ti ho messo, quella del nord, sud, est, ovest, va bene? Se devi uscire con qualcuno per accettare un invito, fai questo. Le carte dicono rilassati per arrivare all'intuizione, d'accordo? Vediamo un po' cosa ti dice l'amore con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei li trovate sotto all'info box in descrizione. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Allora, questa carta ha due valenze in questo momento per te, con i tarocchi che sono usciti. In questi giorni di luna piena, grazie a dei successi in ambito lavorativo, ti sentirai proprio pieno dei tuoi talenti. L'amore, che siccome è il tuo sposo celeste, che ti manda anche le situazioni lavorative, no? Perché tutto ha a che fare con un'immagine della tua anima per avvicinarti al tuo sposo celeste. Allora tu, in questi giorni, capirai quanto vali e ti sentirai vicino al divino, vicino al divino. E il divino ti dice, amore mio, ti ho cercata per vite intere, ossia per vite intere ho aspettato che tu riconoscessi quel tuo valore, che adesso i tuoi talenti li manifesti nella materia, no? Nel lavoro. Questo a un livello. A un altro livello, qua c'è una persona che vuole un incontro con te, che dice ti ha cercata per vita intera, cioè vuole proprio un incontro con te, parole, messaggi d'amore. E dei messaggi scritti, vorrebbe questo incontro. Tu stai un po' stressata, non sai che devi fare. Ecco, connettiti, come ti ho detto, con la meditazione, e vedrai che le risposte arrivano, d'accordo? Ok, ragazze mie, ragazzi, stesa bellissima, vi faccio i complimenti. Io concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno, i protagonisti dello zodiaco di questa luna piena nel tuo segno.
o nel tuo ascendente o nella tua luna o nella tua Venere. Allora, vediamo un po' quali sono i dettami del tuo meraviglioso percorso iniziatico di conoscenza che ti darà questa luna. Ricordatevi quello che abbiamo detto nel video dell'intro, perché proprio nel tuo segno rincara la dose sulla necessità di esprimerti nella relazione con l'altro sulla base della conoscenza iniziatica acquisita. Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi del canale a guardare il mio video sulle fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, perché è proprio una narrazione, un compendio di come approcciare alla vita per sviluppare le tue qualità, le tue capacità e i tuoi talenti che vengono mandati dal tuo sposo divino, dalla tua sposa celeste. Va bene? Quindi ti si ripresenteranno situazioni analoghe al passato in cui tu approccerai in modo completamente nuovo, diverso, ma soprattutto emozioni analoghe dove tu farai un salto di coscienza. Ricordate la carta iniziale che è uscita, salto nel vuoto, il coraggio di manifestare un nuovo livello di coscienza, di apertura, di consapevolezza. Vediamo che cosa ci dicono e poi lo applichiamo. Adesso i tarocchi leggeranno quello che accadrà a livello di situazioni simboliche, cioè situazioni simboliche, come vi ho spiegato nel video sulle fiamme gemelle, significa maschere del divino, quindi in qualità di karma. Il karma è l'immagine che proietta la tua anima sotto forma di persone e circostanze per farti sciogliere le tue paure e i tuoi attaccamenti che ti separano dall'amore. L'amore cos'è? L'amore è il darsi. L'amore è darsi alla propria natura, alla propria autenticità, sovrastando, cioè andando oltre il luogo comune, la mente razionale. Ok. Allora, utilizziamo questi tarocchi. Capricorno. Come ti influenzerà questa luna piena del 21 luglio? Allora, 7 di spade, paggio di denari, regina di coppe. Stai aspettando qualcosa, stai aspettando una comunicazione. Stai aspettando una comunicazione. Può essere una comunicazione di lavoro, un incontro con qualcuno. Stai aspettando qualcosa. In questa attesa hai avuto un po' di mancanza di fiducia, però poi vedo che ti sei ripresa. Cioè, hai lasciato fluire le emozioni e la fede negli eventi. Come vi insegno sempre, avere fede negli eventi, in ciò che accade, significa avere fede nel tuo sposo o sposa celeste, che te li manda lui. Ti vedo fluire qua, ti vedo fluire. Vediamo un po', 2 altre. Asso di denari. Wow, il giudizio. Arriva una chiamata, un'opportunità di lavoro che stavi aspettando. Oppure un'opportunità di un incontro. Questo mi stanno dicendo. Il giudizio è la chiamata, una chiamata improvvisa che stavi aspettando. Ti vedo attendere un'opportunità, attendere una chiamata, attendere un messaggio in concreto. Eccolo. Asso di denari è l'opportunità. Il giudizio è proprio un risveglio spirituale che ti è arrivato e che grazie a questa opportunità tu concretizzi nella materia. Arriva una chiamata, sì, faccio un 3 di spade, forse una chiamata dopo un po' di tempo, ti metti alle spalle un dolore, una mancanza di fiducia,
Vediamo il giudizio. 2 di spade. Arriva una chiamata, però ti vedo perplessa o perplesso. Secondo me perché hai lavorato sulla sensazione della fiducia, della fede. Allora, fede e fiducia sono 2 cose differenti, va bene? La fiducia ha a che fare con un'analisi mentale. Io mi fido di quella persona o di quella circostanza perché ho fatto un'analisi, quindi ho fiducia in quella persona. Ho fiducia in quella persona significa che comunque presuppone che poi non mi tradirai. Quindi è un'analisi mentale. La fede nell'evento, invece, è affidarsi al tuo sposo celeste o alla sposa celeste che ti manda quella cosa per un motivo. La fede nell'evento è vera conoscenza. La fede è un attributo dell'anima, è una forza, un'energia, non è un credo. La fiducia è un credo, è una credenza. La fede è come avere fede, è il darsi, mi spiego, avere fede, io mi do a questo evento, qua arriva un evento, io mi do, ti vedo un po' perplessa, che decisione prendo? Fai la meditazione quella rispetto alla, quella dove ho scritto se devi incontrare qualcuno, la meditazione delle 4 porte, no? Per chi non l'avesse mai fatta, è nei miei podcast, nella playlist che si chiama L'arte sciamanica. Per prendere per prendere la decisione giusta e non farti sopraffare dalla mente. Va bene? Ok. Quindi è sulla fede che il tuo sposo celeste ti paleserà attraverso questo evento. Vediamo energia positiva per te. Il diavolo, energia positiva. Qua mi parla di ambizione. Il diavolo mi parla di conseguire quello che stavi aspettando. O consegui ciò che stavi aspettando, regina di coppe, l'ambizione. C'è anche una persona che ti chiama. Ti vedo un po' perplessa, fai sempre quella meditazione che ti ho detto. Una persona che vuole ottenere qualcosa da te, regina di bastoni, sì. Qua c'è può essere il tuo stesso segno zodiacale o Ariete, Leone, Sagittario, che ti chiama, che vuole ottenere qualcosa da te. Qualcosa, anche energia passionale, sessuale, vedo qui. Però è al positivo il diavolo. Ciò mi dice che c'è diversione, c'è anche divertimento, può essere anche questo. Per altre invece, siccome il diavolo sei anche tu, Capricorno, è tutto a tuo favore. Ricevi anche conferma di un lavoro che stavi aspettando, la conferma di un lavoro, la conferma di qualcosa che stavi aspettando che ha a che fare con la concretezza, con il denaro. Fammi vedere di che cosa parla ancora nello specifico, asso di denari, giudizio. Della ruota della fortuna, il destino gira dalla tua parte, devi avere fede in questa cosa. Il destino ha a che fare col tuo daimon, col tuo ideale, con la tua missione di vita, col tuo sposo, sposa celeste. Arriva un cambio sul lavoro, vedi 8 di denari, vieni confermata su un posto di lavoro, lo stavi aspettando, la tua ambizione o succede qualcosa, una nuova opportunità di lavoro che ti vede perplessa ma è mandata dal destino ed è tutto a tuo favore. Carta in negativo, qual è la carta in negativo? L'8 di denari e l'impegno. Allora, qua ha a che fare con la vostra fiducia. Alcune di voi non sono state, o stavi aspettando una risposta di natura economica, lavorativa, non siete state valorate per gli sforzi che avete fatto, vedete un po' di mancanza di fiducia in questo. No, dovete avere fiducia. Dovete avere fiducia. 3 di coppe. Dammene un'altra sul diavolo, energia positiva. Il sole. Arriva molta felicità, notizie felici a vostro favore, che rispetto al lavoro ho un'opportunità in concreto che stavi aspettando. Notizie felici, ti vedo felicissima qua.
Se avevi perso un po' la speranza, diciamolo così perché abbiamo questi termini, la ritrovi, vedo molta felicità con questa luna piena, cioè è a tuo favore questa luna piena. Succede qualcosa di bello proprio, veramente bello, vedi regina di bastoni di nuovo, e dove avrai tutto sotto controllo, cioè saprai esattamente quello che devi fare, sarai molto felice. Asso di denari giudizio, asso di denari giudizio, 6 di spade, mi parla di avanzamento. Mi parla di avanzamento, una chiamata che porta un'opportunità da parte del destino che ti fa avanzare. Poi vedete dove vi risuona questa cosa, mi parla di avanzamento, uno spostamento anche di lavoro forse che ti vede perplessa, o una nuova opportunità che ti vede che devi spostarti e ti vedo perplessa. Fatevi la meditazione perché è venuta dal divino questa cosa. Vediamo un po', voglio mettere le carte dell'amore con i miei oracoli lui-lei, per tutte le ragazze nuove li trovate sotto all'info box in descrizione. Non mi hanno parlato nello specifico, anche se poteva essere anche qui una persona che vuole qualcosa con te. Mi puntano l'attenzione su qualcosa che stavi aspettando di natura in concreto. Può essere una persona che magari era lontana per lavoro e ti offre, ti chiama, vuole questa opportunità con te. Ti chiama all'improvviso, tu la stavi aspettando, però hai i tuoi dubbi. Magari questa persona era lontana per lavoro, o tu eri lontana per lavoro, per un impegno di lavoro. Vediamo un po'. Saltata da sola. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Vedi, mi confermano quello che ti ho detto prima. C'è una persona che si dà conto del tuo valore e non vuole perderti. A livello amoroso, relazionale, si dà conto del tuo valore e non vuole perderti. Troppi aspettano un mio errore per averti. Come si legge questa carta su un altro livello? Come vi ho insegnato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Qua c'è amore, come nel mito di amore e psiche che vi racconto nel podcast, che non vuole più perderti. Ecco perché tu sei al positivo, ti sei data conto già del tuo valore, nonostante la mente razionale un po' ogni tanto ti fa vacillare un po'. Allora amore cosa dice che sta dall'altra parte del velo e ti manda alle prove karmiche? Siccome tu ti sei già riconosciuta nel tuo valore, ti tengo ben stretta a me, ascolta la mia voce, che è la voce dell'intuito, perché troppi aspettano un mio errore per averti, cioè sono tutte le credenze mentali. Le credenze mentali vogliono riaverti indietro e come vi ho spiegato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, l'anima non crea mai da sola gli eventi, ma crea insieme a qualcun altro. Questo qualcun altro è o il divino, cioè il tuo sposo celeste, e allora quando crei in armonia col tuo sposo celeste che ti sussurra all'orecchio, tu crei bellezza, felicità, abbondanza. Oppure crea ascoltando la voce della mente. E quando crea i miti sociali, le credenze, no? Questi troppi che aspettano un errore di amore per averti. E allora quando crei in alleanza con i miti sociali, crei oscurità, la perplessità del 2 di spade. Tu mi dici che creerai in armonia con il tuo sposo celeste e quindi facciamo la meditazione, le meditazioni che vi dico per andare incontro a questo. Ci sarà molta felicità. Va bene? Quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo vi faccio in bocca al lupo grandissimo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere questa luna piena del 21 luglio in Capricorno come ti influenzerà. Tenendo bene a mente il topic, il corpus principale dell'intro di questo video della luna piena in Capricorno, che ci ha dato le direttive su come, qual è il corpus principale, su come agirà la luna piena in Capricorno su ogni segno zodiacale, ossia nella relazione con l'altro. Quindi nella relazione con l'altro parlerà il tuo sposo celeste o la tua sposa celeste. E quindi in ogni cosa che vivrai parlerà il tuo sposo celeste. Vediamo adesso attraverso i tarocchi quali sono le circostanze karmiche e dharmiche che andranno a verificarsi affinché tu possa adempiere alla fede nel tuo sposo celeste o sposa celeste. Ok?
ok? Allora, vediamo un po'. Toro, per le ragazze nuove, ragazzi, chi non l'ha visto ancora il mio video il nuovo video sulle fiamme gemelle, anime gemelle, invito calorosamente a guardarlo, a riguardarlo, perché lì facciamo proprio un'operazione sciamanica di trasposizione psichica e quindi animica dei concetti, ok? Allora, Toro, come ti influenzerà questa luna nuova in Capricorno? Luna piena, scusami, luna piena in Capricorno del 21 luglio 2024. Vediamo. 4 di denari. Ti vedo molto concentrato, concentrato sulle tue cose, un po' più riservata o riservato nella tua stabilità, nelle tue cose, a farti conti di alcune cose. Ti senti un po' in trappola per qualcosa? 8 di spade. Qua abbiamo un mentale che deve essere sciolto, eh? Abbiamo un 8 di spade, una sensazione di blocco che ti fa tenere chiuso in te stesso o in te stessa. Può accadere in questa luna piena o è già accaduto. Vediamo ancora, Toro. E qua abbiamo un cavaliere di coppe, ragazze mie. Qua qualcuno si avvicina a te, un movimento emozionale nei tuoi confronti, un invito a uscire, un invito da qualche parte. O tu non sai cosa fare, oppure diciamo che qua c'è una situazione di sblocco emozionale, qualcuno che si avvicina a te in termini di movimento di corteggiamento, d'amore, un invito da qualche parte. Sì, c'è una situazione che si sblocca. Se c'era no contact o era bloccata una situazione d'amore, qualcuno era un po' più ritirato in se stesso, entrambe le parti, se è il tuo caso, c'è un movimento d'amore. Mi può parlare anche di un amico, di un'amica speciale o una persona nuova. C'è uno sblocco dell'energia emozionale qua, tua, e quindi di conseguenza, siccome l'esterno è una tua proiezione, anche l'esterno ti rimanda il tuo sblocco che è già avvenuto all'interno. Vediamo le due altre. Toro. Sì, 8 di bastoni, comunicazioni ci sono, vedo, sblocco di comunicazioni, energia torna a fluire. E l'imperatrice qua ci sei tu. Vedo che l'amore vince per te con questa luna piena. Vedo sblocco di comunicazioni. Toro, imperatrice, qua ci sei tu. Che tu sia uomo o donna non importa. Una persona viene da te, che ti vede come una persona di spessore. Sblocco di comunicazioni, energia creativa in movimento, tutto a tuo favore. L'amore volge dalla tua parte, dopo una sensazione che hai vissuto di blocco, un po' di chiusura negli ultimi tempi, hai vissuto magari questo. Situazioni di no contact, riprende a fluire l'energia di comunicazioni. Vediamo l'energia positiva per te. 3 di coppe, wow, ti vedo celebrare, festeggiare, uscire con qualcuno. Ti vedo riappacificarti con qualcuno laddove c'era un po' di tensione o un blocco. Ti vedo conoscere gente nuova e tra queste persone c'è una persona che ti interessa, se sei singolo per esempio. Ti vedo festeggiare, amici, ma soprattutto celebrare con qualcuno. Sì. Ok, vediamo un po'. E vedi dal 4 di coppe, da una sensazione di inappetenza emozionale si passa a un tuo rifiorire. L'imperatrice è un tuo rifiorire, mi sento piena o pieno delle mie forze, mi sento bella, mi sento bellissimo, mi sento pieno delle mie forze, nella mia autenticità, perché l'imperatrice è proprio l'essenza del toro, no? E quindi anche con le meditazioni che vi faccio fare qui sul canale, quella di Afrodite, quella sulla bellezza, sulla tua natura selvaggia, allora quella ti porta a sentire che la tua unicità significa bellezza. La bellezza non è conformarsi a uno stereotipo che ti rende una copia di qualcos'altro, ma la bellezza vera, ciò che ti rende attraente, è avere il coraggio di andare incontro alla tua bellezza naturale, che non ha niente a che fare con uno stereotipo sociale o con i luoghi comuni.
Ti sentirai bellissimo, bellissimo per la tua unicità e autenticità, che niente ha a che vedere con uno stereotipo sociale. E questo è il lavoro che hai fatto interiore grazie a una chiusura, a una gabbia mentale, 8 di spade, che non ti faceva vedere la tua unicità, imperatrice, toro. Bellissimo messaggio, eh? Vediamo quale può essere la carta negativa. 10 di bastoni, una situazione che è stata pesante qui, no? 4 di denari, 8 di spade, un blocco mentale, una situazione pesante finalmente si sblocca. Bellissima lettura, tra le più belle questa, eh? Vediamo, anche l'Acquario ha avuto una lettura, l'Acquario ha il primato, diciamo, l'Acquario, anche il Capricorno, il Toro, bellissime letture di grande adempimento della maestria. Vediamo un po' cosa ti dice l'amore attraverso questa comunicazione d'amore che sappiamo, come vi ho insegnato nel video delle fiamme gemelle, anime gemelle, tutte le persone che incontrate sono maschere del divino. Vediamo il divino attraverso questa persona cosa ti dirà. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Quindi per alcune di voi con le quali c'era una situazione un po' particolare con qualcuno, qua abbiamo una persona che ha lavorato nelle sue profondità e anche questa persona si doveva sentire degna della sua bellezza, della sua autenticità. Magari quando stavate in relazione c'è stata una situazione qua di blocco, o l'hai avuta in passato con altre persone, perché il tempo non esiste, no? Le emozioni ritornano, sono sempre le stesse affinché tu non accogli la forza e la potenza. Allora che succede qua? Il senso di non sentirsi degni, il senso di non sentirsi abbastanza viene dalle gabbie mentali. Queste sono cose che abbiamo attraversato tutti, ma grazie al lavoro su noi stessi, al lavoro sciamanico che stiamo facendo, cioè raccontarci una nuova storia, perché è tutto frutto di una narrazione. La tua vita è frutto di quello che ti sei raccontata, delle tue credenze fino a questo momento. Le credenze ci sono state indotte dal sistema che è corrotto, che non ci vuole autentici, felici, ma ci vuole normali. E la normalità ha a che fare con la prevedibilità, misurabilità e controllabilità. Quindi qua abbiamo l'amore che ti dice: né tu né questa persona né le persone che hai incontrato si sono mai sentite degne di qualcosa di bello come l'amore. Cos'è l'amore? L'amore è il darsi. L'amore è il darsi primariamente alle proprie emozioni. L'amore è amare se stessi, prima di tutto. Cosa significa amare se stessi? Non amare il proprio io, il proprio ego, che è una gabbia di credenze. Amare se stessi significa amare la coralità di spiriti che mi vivono all'interno. Tu sei lo spirito del genio, lo spirito dello sciamano, lo spirito del bambino interiore, della bambina interiore. Tu sei i tuoi avi, tu sei i tuoi antenati. Tu sei tutto questo. Tu non sei singolo soggetto, uno. Tu sei una coralità di spiriti. E quindi quando tu dici io amo me stessa, significa io amo tutte le mie emozioni e la coralità che mi abita. E siccome siamo in una società che ci ha fatto credere di essere singoli soggetti e quindi ci hanno depauperato della nostra forza primordiale, noi nel canale stiamo imparando come accogliere le forze e le emozioni che sono gli dei che ci attraversano, di cui siamo espressione e manifestazione. E quindi senza tutta questa coralità non ci siamo sentiti degni di nulla, perché influenzati dal mentale. Allora anche le persone con cui hai avuto a che fare hanno avuto e hanno lo stesso problema. Allora qua c'è una persona che si dà conto di questo, o consapevolmente o inconsapevolmente, dice perdonami, sono scappato perché troppa luce mi accecava, ma nella misura in cui io vedo anche la mia luce, vedo anche la luce in te. Quindi abbiamo una persona che prende tale consapevolezza. Perdonami. Dicendo perdono a te, chiede perdono a se stessa per non aver visto la propria luce. Mamma mia che stesone, ragazze mie, bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo. Io non ho altro da aggiungere, molto poetica e commovente questa stesa e concludo qui.
Quindi faccio un inno alla vostra maestria, alla vostra bellezza. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa luna piena in Capricorno del 21 luglio. Vediamo quali sono le direttive del tuo daimon, del tuo sposo celeste, della tua sposa celeste, della tua missione di vita, in base al karma e al dharma che si manifesterà in questi giorni, in queste giornate. Ricordate l'intro del video, il tuo sposo celeste ha puntato l'attenzione per tutti i segni zodiacali sulla relazione con l'altro, quindi approcciare all'altro con una prospettiva di coraggio e di visione completamente nuova. Qual è questa visione nuova? È che l'altro è una maschera del divino e tutti gli eventi e le circostanze sono enti, entità, spiriti voluti dal tuo principe, sposo o sposa celeste. Per tutte le ragazze nuove invito a guardare, a riguardare il mio video sulle fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, perché lì facciamo proprio una narrazione di che cosa sono questi archetipi, in modo tale che voi possiate apprendere la consapevolezza che è alla base della libertà, dalle catene del mentale. Ok. Allora, vediamo un po'. Vergine, come ti influenzerà questa luna piena del 21 luglio in Capricorno? Allora, vediamo. 10 di bastoni. Ci abbiamo avuto un po' di stanchezza qua, no? Un po' di pesantezza, sopportare delle cose, supportare. Vediamo un po' ancora. 3 di coppe. L'8 di denari. Ragazze mie e ragazzi, queste carte vi chiedono di svagarvi in questi giorni. Puoi festeggiare perché ti vedo molto al lavoro. Vedo che il lavoro va molto bene. E forse delle situazioni di tanto lavoro hanno potuto portare un po' di stress recentemente. Guarda, ti dicono che finalmente festeggerai in questi giorni. Vedo incontri con amici, vedo incontri con persone che ami, ti vedo celebrare, festeggiare, un po' di diversione rispetto a una stanchezza che c'era forse per il troppo lavoro o un impegno su altri fronti, situazioni un po' più pesanti. Ti vedo celebrare, ti vedo festeggiare. L'otto di denari mi parla del lavoro che va bene, ti vedo anche impegnata in quello che ti fa felice. Oltre al lavoro in sé, impegnata in un'attività creativa anche. O vedo che metterai le qualità creative nel tuo lavoro e questo ti soddisferà. Sì. Mettiamo le due altre. Comunque il succo di questa prima triade di carte è la necessità di fare un po' di diversione, situazioni un po' pesanti, magari esci, prenditi un aperitivo in più, ok, ti esortano a fare questo, ti dicono già che lo farai però ti esortano a godere di quei momenti perché ti servono di ricarica poi per fare delle cose che ti appassionano dopo, che può essere il tuo lavoro stesso, farlo però con passione, non con stanchezza, ok? Vediamo due altre. E il diavolo, sì, c'è stata della stanchezza dovuta un po' all'ego, a delle credenze, del dover fare certe cose, dove devo fare certe cose, devo fare al dover fare, al dover essere. Vediamo ancora un'altra. Sì, guarda ragazze mie, il matto, mi dicono che hai avuto a che fare con delle situazioni stressanti, che hanno a che fare con le tue credenze, ciò che credi sia giusto fare, allora l'hai fatto, però questo ti ha pesato, magari sul piano lavorativo o su più ambiti che ti hanno pesato, magari c'era pure il lavoro, c'erano anche altre responsabilità e si deve fare così, si deve fare così per un luogo comune, perché devo fare così, questo credo sia giusto, delle situazioni che ti hanno stancato. Ora,
ti vedo di fare diversione, uscire, e ti vedo liberato da questa situazione. E qui infatti il matto mi parla proprio di energia che fluisce di nuovo, di vivere qui ed ora, lasciarsi andare finalmente, senza queste situazioni stressanti, pesanti, ok? Allora, mi parlano soprattutto di questo a livello generale. Che energia porta il matto? Il 6 di bastoni, certo, ti vedo avere successo, riprenderti in mano il controllo di situazioni che magari avevi un po' fuori controllo. 10 di bastoni, l'ego, il diavolo, ti vedo avere successo. Non mi parlano nello specifico di amore di condivisione con una persona. Mi parlano di situazioni pesanti su più livelli, che te le metti completamente alle spalle. Il 6 di bastoni mi parla di avere di nuovo la situazione sotto controllo grazie a un lasciarsi fluire, a svagarsi di più, a dedicarti alle tue passioni, ai tuoi hobby, al tuo lavoro stesso che può essere anche la tua passione. E quindi il tuo sposo celeste, qual è l'obiettivo karmico affinché tu possa sciogliere paure e attaccamenti? Cosa ti dice il tuo sposo celeste in questo caso, all'interno di questa circostanza? Ricordati che le tue credenze, le tue certezze sono i tuoi più grandi limiti. Se tu pensi che devi fare certe cose in un certo modo perché la tua mente razionale dice devi fare così perché è un luogo comune, oppure devi fare così perché è giusto o sbagliato, meglio o peggio, quando tu attui azioni sulla base di queste valutazioni, giusto o sbagliato, meglio o peggio, tu sei nel mentale, nell'ego. Allora cosa ti dice il tuo sposo celeste? Fluisci, svagati, che ti verranno le intuizioni giuste con il matto e prenderai sotto controllo, avrai sotto controllo tutte le situazioni, perché le situazioni non ce l'hai sotto controllo eh, perché dai retta all'ego. Se dai retta all'ego le situazioni ti stressano ancora di più, ma svagati, svagati. Questo è il messaggio del tuo sposo celeste. Questi sono giorni in cui tu finalmente ti svagherai, darai adito alla leggerezza e questo ti permetterà di impegnarti ancora meglio, magari in un lavoro che già stavi portando avanti, però ti stressava perché lo portavi avanti secondo dei concetti mentali del dover giusto, dover essere in un certo modo, è giusto, sbagliato, ti stavano stressando queste cose. Te le metti alle spalle, va bene? Vediamo energia positiva per te in questa luna piena. E il 4 di bastoni, vedo che il 4 di bastoni ha a che fare con la stabilità, ha a che fare con la casa, la condivisione con persone che ami, energia positiva, persone che ti sostengono, leggerezza e soprattutto casa, stabilità, soprattutto anche gli sforzi del lavoro fatto, seppur con sacrificio, con pesantezza. Quindi la stabilità raggiunta, ok. Carta negativa. 3 di denari, sì, mi parla il lato lavorativo. Ci sono stato stress sul piano lavorativo, ci può essere in questi giorni, ti dicono svagati, pensa di più, stai più con le persone che ami, stai più magari nella tua casa, oppure se fai un lavoro da casa, va bene, perché il lavoro è il 3 di denari qua che ti ha stressato un po', ti dicono svagati. Mi spiego? Questo è il senso di questa stesa, ragazzi mia. Che energia porta l'8 di denari? E infatti il 10 di denari. Guarda, io vedo stabilità, lavoro. Magari ti sei stressata tanto sul lavoro perché eri un po' calcata la mano, era un po' calcata dalla parte razionale, si deve fare così, si deve fare così, non si deve fare così. Ti dicono stabilità, va tutto bene. Va tutto bene. Va bene? Riprendi il controllo delle situazioni lasciandoti fluire, prendendoti qualche pausa in più. Questo è il senso. E vediamo cosa ti dice l'oracolo. Sinfonia incompiuta. Scambiarsi i doni. Eh sì, arrivare al traguardo. Guarda, mi dicono non ti stressare più, se ci sono questioni che ancora devi risolvere sul piano lavorativo, questa è la settimana in cui devi fare l'opposto di quello che hai fatto nella settimana precedente. Se magari c'erano delle questioni da risolvere o rimangono in sospeso delle questioni da risolvere sul piano lavorativo o di stabilità magari hai anche
lavori in famiglia, ok? Se c'è una questione di questo tipo e tu ti stavi stressando mentalmente, lascia andare, svagati di più, fai un aperitivo in più, magari fallo a casa tua con gli amici che ami, mm? E arrivare al traguardo, e questo ti porta l'energia giusta per avere tutto sotto controllo più di quello che credevi prima, va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, questo è quanto, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!